Amici, un saluto da Jack Leonemax, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Come state? Tutto bene? Buon Halloween in anticipo. Andiamo a trovare intanto Leo, poi vi dico un paio di cose interessanti. Stars! Non è la voce del Nemesi. Non fa paura. Arrivederci, grazie. Non è una voce Amici, un saluto dal carissimo Sace che piace, ovvero dal carissimo Jack Leone Max e da vostro Leo The Wolf, qui in onda su Radio Games, la radio su tutti i videogiochi. Sì. E salutiamo il nostro carissimo Ice che scrive Ciao, Ice! un'ei con tanta emozione. Sì. Un ciao ad Ice. Cos'è sta roba? Sapete cos'è? Ha debuttato Grokipedia, che è quella di Elon Musk. C'è un'alternativa a Wikipedia. Io ho già cercato in Italia, c'è solo in inglese. No, ragazzi, voglio vedere quante boiate ci saranno se hanno fatto gli errori. Qui c'è scritto fact checked, ragazzi, non ci sono errori. Già contro... Vedi, fact checked vuol dire non ci sono errori, non ci saranno errori. Io ho paura, già usciranno delle cose, ci sarà da ridere, perché secondo me... Cioè, fammi capire, non ci bastava non-ciclopedia, ma ora abbiamo anche Grokipedia. Ma a proposito, se io cerco roba che interessa a noi, perché la storia, no, cerchiamo le robe fatte bene, cerchiamo... sto cercando. Ho paura. Cerchiamo le robe, la cultura. Eddie Guerrero, vedi, abbiamo un po' di... Sì, ma è ovvio che l'hanno prese da Wikipedia le pagine. è ovvio che la roba... Niente immagini, solo testo. Vedi, racconta un po' la sua storia. Vedi qua, ti racconta un po'. Ma qui hanno... Jack, leggi la cosa, hanno letteralmente tagliato metà del periodo di coso. Sì, di Guerrero, sì. Ne hanno letteralmente tagliato la metà. Sì, sto vedendo. Comunque, ripeto, ragazzi, addirittura c'è pure la descrizione. C'è pure la descrizione fatta da JBL, ma assurdo, ragazzi, ma che descrizioni pazzesche. Qui c'è proprio la biografia. Secondo me ci saranno delle boiate assurde, tipo, non lo so, non mi aspetto di tutto, Field con Mysterio. Ti dovessi prendere almeno un paio di giorni interi, Jack. Oh, me ne voglio cercare. Sì. Voglio cercare certi temi che secondo me con la roba di Musk escono fuori delle robe molto strane, sappiatelo. Comunque, è Persona, vuoi che cerco Persona? Ero su Grokipedia. Che fra l'altro in Italia da Google non si trova, ragazzi, ho dovuto cercarla, Google la blocca, non la fa vedere. Cioè, cerco Persona 5, così magari ti spoilerà pure il gioco. Non c'è neanche Royal, non esiste neanche Royal. Non esiste neanche Non esiste Persona 5 su Wikipedia. Non esiste, Alex, ma manco quello. È normale che non esiste, Jack. Esiste 5 Strikers, esiste quello meno famoso, quello meno importante. No, lo sai perché? Ma perché? Lo sai perché? Ma perché? Perché Musk ricordati che sta facendo una legge per bloccare i videogiochi in America. Quindi ma come? Ma no, ti confondi, ma se lui vuole produrre lui i videogiochi. Ciao Leonardo! Bene, lui vuole produrre i videogiochi. Diciamo che vuole, sai, ma neanche Royal un po' tutti. Ma non è vero, lui vuole fare videogiochi, lui è un videogiocatore appassionato, non c'è, ragazzi, hanno messo gli articoli meno importanti e manco c'è Persona 5, è assurdo. Adesso voglio vedere, visto che siamo su Final Fantasy 14, vediamo quanto hanno preso da Wikipedia, probabilmente avranno copiato. Jack, sì, vabbè, Jack. Sì, Jack, Leo ci chiede come stiamo. Io mal di testa, ragazzi, ma sopportabile oggi, dai, sopportabile. Jack, per quella cosa lì tutto a posto, già risolto. Ho avuto la fortuna di ritrovare delle mie vecchie schede e sto tamponando dove è possibile. Ok, sì, stava iniziando a tirare giù degli spoileroni, ok, meno male, ci fermiamo lì con la lettura. Comunque... Quindi quando sarà che spunta quello che devi scrivere tu, poi lo si fa debuttare più avanti. Sì. Va bene, ti ringrazio. Bene, Leonardo. Stai bevendo? Faccio partire. Bevo il tè, cosa devo bere? Ma sei succo di frutta quello lì? È il funky, come il funky taro, la canzone di Articolo 31. Come stai, Alex? Oggi Alex ha iniziato la scuola, ha iniziato il primo giorno di scuola. Alex emozionato, sai, è un corso post diploma che non è però l'università, è una roba simile. Ciao Claire, ho visto che mi avevi iscritto, un abbraccio Claire, come stai?
Che piacere vederti. Allora, adesso guardo un attimo il messaggio, che stavo giusto vedendo un po' di cose. Ma io bevo il tè. Ma questo è proprio il bricchetto sottomarca di qualche supermercato. Grazie. No, ma tranquilla, posso Claire. dire che le sottomarche del tè, della Coca-Cola e di altre cose, personalmente le trovo più saporite di quelle reali. Cioè, Sì. ad esempio, Ciao Raffaele! Qualche volta Cioè, vedere, la protagonista, donna, ripeto ancora una volta, scusa se ti interrompo, donna, perché il nostro eroe è una donna che salverà il mondo, l'universo, l'intera galassia. Sempre Wakame, sempre lei. Sempre... evento Halloween 2025. Sì, oggi andiamo... ciao. Alcune sottomarche sono fatte Sì, è vero, Claire, una cosa molto buona è che alcune sono praticamente cioè come se fossero di marca ma non vendute da loro, quindi insomma non è malaccio. Esatto, stesso stabilimento. È un po' come cosa, come stai Raffaele? Amazon è cosa, è la sua versione, quella per i prodotti quelli più scadenti. Sì. Non faccio paragone con Temu perché personalmente, raga, ora sono sicuro che molti di voi mi manderanno. Io non ti dico proprio nulla, guarda, da parte mia proprio. Ma personalmente preferisco più la roba da Temu che quella da Amazon. Sì, perché comunque... già Amazon in 2 occasioni mi ha perso un hard disk e una chiavetta. Ma tu sai che è successo un disastro con Amazon? Tu lo sai che hanno scoperto a Milano una fonte di non so quanti 2000 prodotti spariti che non erano mai stati consegnati, hanno trovato a Milano, cioè proprio la sicurezza proprio, allora molte volte sai cosa fanno i corrieri. Allora io non voglio fare di tutta l'erba lo dico prima delle cose perché sennò poi dicono che io faccio di tutta l'erba un fascio. No, non lo fai, non mai detto. Alcuni corrieri che fanno? Segnano che te l'hanno consegnato, poi se lo ricaricano e dicono no, ma non c'era il Ma lo fanno infatti, lo fanno sempre. Fanno sempre sta cosa. A me lo fanno sempre. Allora, buonasera a tutti, ciao Raffaele. Allora, faccio vedere una cosa a Claire. Visto che Claire sta sistemando, ragazzi, se volete iscrivervi al canale di Claire, presto inizierà a fare dirette anche lei su YouTube. Basta che cliccate sul nome e potete iscrivere, poi chiederò a Cometino uno shoutout. Se facevo l'università, volete avevo tempo. No, infatti, Alex, l'università io ne so qualcosa perché erano 8 ore più viaggio, era pesante. Ancora il grande Barry Barton. Abbiamo questa cosa qua che io uso, questo faccio vedere a Claire, così capisce di cosa sto parlando. Devo fare però. No, non si fa la forza. In che senso, Claire, il ring alla porta? Intendi il campanello o la cosa? Perché lei dice, peccato che ormai hanno quasi tutti il ring alla porta. E a me il ring, a parte quello del racing... sì, perché a me viene in mente... La macchinetta si chiama ring, ok? Scusatemi, ogni tanto i gatti che girano, ne ho pochi ancora ormai rimasti, ma quei gatti che abbiamo vivono bene, diciamo così. Guarda quell'atto che sta contemplando la luce di nostro Signore. Ti spiego il motivo. C'è del pane fuori per i piccioni, che la mattina arrivano i piccioni a mangiare il pane. Ancora quel famoso piccione? No, adesso c'è la famiglia. C'è la famiglia adesso. Non è più da solo qua. Questa qui è quello che uso io per fare tutti i comandi, il grande segreto, segreti professionali, un sacco di lavoro, però ne valsa la pena. Le quote addirittura, no, qua le quote non le uso da qua, le uso da Streamlabs online. Timer neanche. Che dolore. Però abbiamo il currency. Chi è che ha messo la gallina? Grazie. Grazie per la gallina. Allora, praticamente questo qua è il grande sistema di progressi del mio canale, partito con Resident Evil 4, gli eroi della luce, Final Fantasy. Ancora, vabbè, qua non è neanche in ordine. Big Cheese. Big Cheese, Mendez lo chiamava Big Cheese, Leon lo chiamava Big Cheese, grande formaggio. E quindi insomma abbiamo un po' di persone. No, perché Big Cheese era pure il nome del coso, come si chiama, del sorcio di Barney di Cortillo.
Ah, ok. Pokémon Trainer, vedi, tutti i personaggi. Il rap in stile coso. Che poi per qualche ragione il mio amore per Final Fantasy mi ha portato a mettere un sacco di personaggi Final Fantasy 7. Andiamo poi anche 8. No, dopo è spoiler, dopo non voglio rovinare cosa viene dopo in questa strana e bizzarra classifica che non è una classifica. Così a caso, vabbè, mi piace Raffaele, tanto sai che sono contento io. Quindi insomma, voglio dire, alla fine con YouTube si possono fare tante belle cose. È una delle mie preferite, faccio ancora vedere se trovo questo. Sì, vedi qua. Qui, no, non clicco qua, Qui sulla destra, prima che parte la diretta, c'è un pulsantino che permette di fare, questo qua, di pianificare lo streaming. Spero di non fare disastri, di non far esplodere tutto. Vedete? C'era scritto, c'è un terminal streaming. Lo so, no, e una volta ci ho cliccato per sbaglio. Ci vuoi puntare col cursore. Sì. E io mi trovo bene con Streamlabs invece, perché OBS mi ha sempre creato problemi. Ho avuto dei problemi di bug ogni volta che aggiornavo la scheda video dell'Nvidia. Ecco qua. E alla fine, vedi, c'è tutto programmato. Devo solo cliccare qua sopra e faccio partire la diretta. Clicco qua, vai in diretta, ho già programmato tutto. Invece è comodissimo. Da problemi sia Streamlabs che OBS, perché ci ho provato anch'io a fare qualche live. Solamente che entrambe le volte mi fa. Cioè non fa come fa con te Jack, che fa lo schermo continuo o che cattura la cosa. Sì. Poi mi fa lo schermo nero, cioè mi fa lo schermo nero, mi prende il segnale, e quindi ci ho provato tempo fa anche con un altro amico mio qua, un mio vicino di paese, e lui mi fa qua dovessi acquistarsi un secondo. Quello che sentite con me è Lio. Adesso leggo un attimo il messaggio a Raffaele, che io aspettavo che finisse il discorso lui, giustamente. Allora, ad esempio Leonardo e Noctis di Final Fantasy 15. Comunque sembra che uscirà, lo noto, ho fatto vedere ieri, è già in lista d'attesa, ho deciso di comprarlo, è già in lista d'attesa. Ovviamente è molto buono. Io ad esempio, lo dico a Claire anche, che lei è fan dei giochi di ruolo. Io sto aspettando, non penso lo prenderò day one, ma secondo me a novembre sì, tanto che il prezzo sarà lo stesso che sto facendo. Tales of Xillia Remastered, che questo l'avevo giocato su PS3 e sono contentissimo che hanno fatto la remastered di questo gioco. A me piacciono i Tales of, è una delle mie serie preferite, mi trovo sempre bene con questi. Poi li mettono sempre a 40 euro, non è un grande prezzo per delle remastered. Anche Gears of War l'hanno messo a 40 euro. Jack, GDR sono sempre belli. Anche perché durano tanto. Basti pensare che qualche anno fa per Windows avevano creato quello là su Barkley, il campione di pallacanestro, e quello era un CDR particolare ma bello da giocare. Campione di pallacanestro? Sì, c'è un videogioco. Quello di Barkley, Barkley, si chiama Barkley Shut Up, una cosa del genere. Ed è un GDR stile quelli vecchio modello, dove lui, dopo che ha fatto una schiacciata, praticamente combina un casino e quindi si ritrova a dover in qualche modo risistemare tutto per tornare. Sì. No, va bene, ma assolutamente mi fa piacere oggi che c'è il campionato. Quello che ha fatto Lautaro non è normale. Dici attaccare Conte in quel modo. Sì, sto dalla parte di Conte anch'io, mi è sembrato veramente eccessivo. Però manco Conte che ne... Vabbè, ma anch'io perderei la pazienza. Io voglio dire, io veramente quasi gli manda a fanculo la famiglia. Vabbè, ho capito, ma se io ero Conte, come minimo prima di tutto pigliavo la panchina e gli dicevo vieni, scusa che non sento bene, dimmelo vicino, e poi quando era su panchina lo prendevo e diriti sulla panchina e poi gli mandavo tutte le riserve, gli mandavo la più leggera riserva dall'alto, 40-50 splash, poi bellissimo. È arrivato cosa? È arrivato... E poi lo trasformiamo in un ambulance match, perché c'era l'ambulanza. Non parliamo dell'ambulanza, che l'ultima volta per adesso devo leggere Alex. Ma hai usato OBS? Ma sì, vedi, ma Claire va sempre bene, veramente. Che poi è sempre bella l'immagine che hai tu del dottore di River. Allora, che bella quell'immagine. Un attimo che devo leggere Alex. Stavo dicendo, leggi tu il commento di Alex. Io perché scritto a Jack mi sono ricordato di dirti, però poi fatti una carriera dei giorni nostri, le partite giocale tutte, fidati, 12 minuti a quarto, vedrai quanto è curato.
È come una partita. Non provo mai. Hai ragione, però. Io ho provato a fare una partita di VNBA, quella femminile. Oh, ma ragazzi, non c'era la possibilità di simulare. Non c'era, non so perché. Allora, iniziamo ad andare. Faccio vedere questo posto spaventoso, insomma. Spaventoso Carmelo alle 4 del mattino che ride da sotto il letto. Sì, perché alle 4 del mattino non è che sto sotto le coperte. Mentre tu dormi, ti teletrasporti nel nostro mondo. Mi metto a fare le cose stile demonietto da dietro la porta. Sì, io guarda, sono stato insofferente della dottoressa, non mi era piaciuta tanto lei, le sue storie. E questo qua, l'ultimo attore mi è piaciuto, ma è stato un casino la produzione con Disney Plus. Cavallo, mi mancava il cavallo, però alla fine di che stiamo parlando, Jack? Di Dottor Who, scusami. Parletti va alla Juve, sì. Comunque qua vi spiego, questa è la Zemael Darkhold rifatta in versione chill per festeggiare Halloween. E dunque dobbiamo andare a parlare con i lavoratori che ovviamente interpretano dei mostri. Lei si chiamava River Song. No, ma la conosco bene, Claire. Quella parte lì era la mia preferita, guarda, la mia parte preferita. E poi l'attrice la conoscevo dai tempi di ER, Medici in prima linea, ma la vorrei attrice. Parliamo di anno 2004, quasi 2005. Sì, proprio il periodo lì. Sì. Io, Dottor Who, se non mi sbaglio, l'ho conosciuto quando lo trasmettevano su Rai 4. Sì. Da lì mi è piaciuto molto vederlo. Lui. Poi c'era Fringe, che era un'altra serie. Fringe è una delle mie preferite, gli avevo consigliata a... E Fringe, se non mi sbaglio, Jack, c'è una puntata in cui ci sono delle creature simili allo Slenderman. Sì, c'erano, me lo ricordo anch'io, faceva paura. Non erano proprio Slenderman, ma erano delle creature aliene, però... Fringe anch'io, sono mega fan. Fringe proprio. Il vestito... E il fatto che non avessero un volto era un palese riferimento a cosa. Anche se ai tempi ricordo che leggevo i commenti su Italian Subs, che si occupava di traduzione dei sottotitoli, e dicevano ispirato a quelli di Harry Potter, che sono queste creature senza volto. Ma quando mai? O sea, al massimo si riferivano ai dissennatori o alla bene meglio. Citando Enzo Greggio nel box office 3D, Vakemort ci potrebbe stare. Sì, allora io non ho ancora fatto il mio annuncio, e lo dico anche al mitico Raffaele, ripetiamo così. Allora, visto che sono le 16:44, buon Pomerania. Per stasera, mi raccomando, se non vi salutiamo in tempo, buona serana di Skyrim. No. Non ne ho altri, la mia fantasia non è ancora arrivata a inventarsene altri, purtroppo. Raga, vi prego, scappate finché potete. Scappate, sì. Perché se il gioco inizia con il Pomeranian non ci fermiamo più. Ma che mi piacerebbe per un Pomeranian, ma sapete, io sono contrario all'idea di comprare un cane, perché comprare un cane, cioè, cavolo, tutti i poveri cagnolini che stanno nei cosi, nei canili, se tutti dovresti... Allora, tu... Faccio una domanda di Leonardo per te. Dovresti comprare... Vediamo. Sì, Leo chiedi, intanto rispondo a Jack. Ma Usebound, ok. Allora, dunque, ora in onore di Comettino, che in questo momento non c'è, il mitico Comettino. Ha mandato un orco cane su cosa? Cos'è un orco cane? WhatsApp. Orco cane? C'è scritto orco cane. Ma questa musica fa molto famiglia Adams, se sentirà citazione. Io mando un Fat Chocobo, che è il Chocobo grosso. Se non so se può ancora dire grasso nel 2025, ma io di certo non sono magro, quindi... Curvi. Jack, devi dire curvi. Chocobo curvo, quando ho fatto sto gioco. No, un Chocobo curvo! Curvi, con la Y! Ah, ok. Posso dire? Me la ricordo, era una delle mie preferite. Non preferita da Jack, ma la mia preferita. Ah, ti ricordi ancora che io invece non ero fan? Ma tu sai che c'è una puntata delle streghe dove ci sono quelli della WCW? No, non lo sapevo minimamente sta cosa. Ma ti credo, non è che non ti credo, No, solo no, che
Kevin Nash l'ho visto fare l'attore. Kevin Nash. Ecco, guarda, questo qui è un attore. Non so come fa a essere un attore. Era la puntata lo voglio accarezzare. Ma che bello. Seconda o terza serie. Dio, ma guardalo, lo vuoi accarezzarlo anche te una cosa del genere? Che sta roba. Sembra i re della pupù di coso. Del gioco quello dello scoiattolo. And I'm gonna poop on you. La canzone del titolo. Dai. And I'm gonna poop on you. Era bellissima quella canzone. Comunque, che ti stavo dicendo, Jack, se non mi sbaglio era seconda o terza stagione, e in sta puntata praticamente c'erano dei demoni potentissimi, da morte virgolette, che letteralmente erano i wrestler della WCW. E c'era Steiner, Booker T, Nash, se non mi sbaglio. Che collaborazione strana. Ma io so solo che una delle tre attrici era veramente una strega in vita reale, cioè nel senso che lei faceva stregoneria, pratica stregoneria, una delle tre attrici, quella con i capelli se neri. Non mi sbaglio c'era il tizio, sto wrestler era famoso, che questo qui c'aveva il cappello, quello là, una specie di cilindro, non era Papasciango, c'aveva sto cilindro. Che mi sa che Buff Bagwell. Sì, lui. E poi altri due che se non mi sbaglio erano... Si sentono le fuse. Il gatto è impazzito, ha sentito le fuse del gatto che sto giocando qui nel gioco. Si sente le fuse sul controller e quindi ha sentito le fuse, è impazzito. Le fuse sul controller è bellissimo. Sì. Anche l'io. Abbiamo visto l'io, ma non so. C'era, come ti ho detto, Jack, c'erano altri due che ora non mi ricordo. Vabbè, sì, però ripeto, le collaborazioni non mancavano, cavolo. No, ma poi bello, lo sai che come dovevano batterli? Letteralmente fare una sorta di Royal Rumble. I lupi di Elden Ring, ci credo, guarda. Dalla terza corda. I lupi di Elden Ring, incredibile anche. Buongiorno, vabbè, Leo, Dawson Creek, vabbè. Era, sì, io non lo so, ai miei tempi mi piaceva, ma poi ho provato a rivederlo anni dopo, ma io come facevo vedere sta roba? Tutto un moralismo, no, ce n'era uno che quando ero piccolo e ancora oggi un poco mi piace, però con il passato di uno degli attori è da vedere, cioè lo vedi da un altro punto di vista, ecco. Manca qualcosa, dice l'uomo zucca. Sì, l'uomo zucca dice manca qualcosa, ti preso un colpo. Beh, i lupi sì, ormai nei videogiochi hanno tutti un audio realissimo, ormai i personaggi, stavo pensando sta cosa. Ha fatto un'impressione incredibile. Beh, Leo, non è che mi guardavo proprio tutti i io cosi. Sì, lo vedevo. Sì, sinceramente. Ma ho mollato dopo la seconda stagione, non ce la facevo più. Non mi ha mai convinto del tutto. Cioè, per me sì, era un po' come il Beverly Hills 90210, una cosa simile. Ha una trama questo gioco, ragazzi, che a volte supera, cioè ai livelli dei giochi della serie Final Fantasy proprio, perché è immenso, e soprattutto riesce a omaggiare vari giochi. Ne noterete ogni tanto qualche omaggio, qualche citazione. È incredibile quello che hanno potuto fare con 14, con un gioco che va avanti dal 2013 ormai, come dal 2013 se non prima. Vabbè, forse era il 2011 il primo Final Fantasy 14, distrutto, ne è arrivato un meteorite e ha distrutto tutto e sono ripartiti 5 anni dopo nella storia e ora è meglio. Questo io di più ero da serie TV giovanile su Rai 3, massimo qualche volta Italia 1, ma alla lontana. Ma io ero sempre su Italia 1, non mi attira tantissimo, ma ormai oggi no, ma Leonardo, ma oggi sono sorpassati. Poi ai tempi quando fa vedere siamo adolescenti, siamo arrabbiati dentro, siamo adolescenti, porca miseria. Noi abbiamo dovuto sopportare il periodo dei truzzi, di quelli che si portavano. Oggi si chiamano in un altro modo, che non diciamo che YouTube non piace quella parola. Raga, vi rendete conto che noi abbiamo dovuto vedere i ragazzi che si portavano letteralmente il jeans sotto al culo, erano tutti strappati, che quando arrivavi mamma mia, quanti sederi di fuori, porco cane, era bruttissimo. Quando li beccavi non sapevi se digli
ma li stai buttando o ci devi mettere lo scotch? Non lo so. Cioè, beccarti poi cristiani che si, cioè, persone che si compravano i pantaloni a zampa d'elefante, che ogni camminata i cosi ti rimanevano sotto attacco, appena arrivava a casa c'avevi. Lio è chiaramente a favore dei rivoltini. Lio è team rigenerazione rivoltini. Jack, mi devo spostare al piano di sopra, ma vi lascio il PC. Ma grazie di cuore, Claire. Comunque guarda che se hai domande aiuto volentieri per la configurazione. Non sono un genio delle configurazioni io, ma sono uno abbastanza testardo che ci provo finché non riesco. È l'unica cosa che si può fare, guarda. Ormai. Anche perché non è perfetto neanche Streamlabs, ha i suoi bug. Quante volte mi avete visto, tipo se mi si stacca la cuffia, se mi si stacca la cuffia qua sotto, io non posso più tornare con l'audio, mi si esplode completamente. Ciao Simo, siamo all'evento di Halloween, abbiamo l'uomo zucca, direte che roba stupida, però è stupido sì, ma non è un uomo zucca, è un uomo con la testa da zucca, vedete, è chiaro che non è un essere sovrannaturale. Anche se... Che cavolo hai appena nominato i risvoltini, mannaia la miseria. Che c'erano quelli poi che se ne andavano coi sandali e con le calzette messe. Ma io dico, ma santa la miseria, ma in che universo viviamo per fare queste cose? Guarda, io so solo che avevo visto. Poi, ragazzi, si diceva la cosa, belli o brutti, per carità, belli o brutti estetica non esiste, ma ha fatto esperienze sull'anno, ho rotto il ghiaccio su YouTube, è la mia prima chat, vi rivedrei qui probabilmente, ma con piacere, guarda, la cosa lo so fare pure io con Streamlabs, ma sì, lo so che lo sai usare, figurati. Ma ti hanno dato la mount a forma di zucca? Non è ancora data, me la daranno quando finisco questo evento, sì, è il premio dell'evento. Cos'è che mi ha fatto tornare a me? Quando si toglie l'evento no, rimane tua per sempre, poi devi farlo durante il periodo dell'evento. Ci starebbe un sacco, piuttosto del pulcino curvi, camminare ma lo sto per sbloccarla. Adesso guarda, ti fa anche sta cosa, non è che solo una mount, ti fa, ovviamente ti dà il treat e il trick. Vedete, butti zucche, schifezze, oppure butti caramelle e robe buone da mangiare. So. Puoi fare come Pennywise il clown. Ciao, lo vuoi un cioccolatino? No, un palloncino. Non è un cioccolatino, è un palloncino. Ok. Lo vuoi un palloncino? Ecco qua. Ciao, lo vuoi un palloncino? 5 secondi dopo gli hai staccato un braccio. Ma gli volevo dare un palloncino. Vabbè, succede, dai ragazzi, succede, sono cose che capitano. E poi gli hanno fatto una parodia in napoletano, check. Cosa ne pensi della serie animata la pizza fritta bene. Quanto sarà di... La pizza? La pizza? La pizza fritta delle fogne. La pizza fritta delle fogne, sto piangendo dal titolo. Ma secondo me sarà bellissimo. Perché voglio dire, Crash si presta bene. Stacco un attimo l'audio e torno subito. Sì, ho sentito che c'erano rumori pazzeschi tipo. Ok. Comunque, lei il Magic Pot che chiede gli elisir. Citazione. Il bambino, vabbè, il bambino gli diamo da mangiare, cosa vuoi? Mica che al bambino gli diamo la roba spaventosa, dai. Cavolo. Oh, grazie, tutto gratis, che bello, se ne va. Perché devono facciamo in banda? Comunque, Simo ha una bella idea. Io devo ancora vedermi Splinter Cell. Che ci crederai o meno. Hanno fatto una serie su Splinter Cell. Su Netflix. Non ho idea di come sia. Però ho visto i voti, sono molto variabili in giro. Però a me non interessa. Li voglio vedere con i miei occhi. Poi deciderò. Certo che è strana l'idea. Quella di Tomb Raider era molto molto accettabile. Non era eccezionale, ma era passabile. Guarda, senza il suo Tudor se ne va. Non c'è più Tudor, me ne vado. Tudor stra impazziva per Vlahovic, veramente. Cioè, quindi è incredibile. Cioè, lui se ne vuole andare perché non c'è più Tudor. La dirigente aveva detto basta, pagare così tanto sto qua che non fa un cavolo. Lo capisco, guarda. Capisco, intendo Vlahovic perché se ne va. Capisco benissimo. E se ne vada pure, guarda. Secondo me. Già, devo togliere la mouse. Ok. Insomma, è una bella missione allegra questa, Ti mostri particolari.
Poi non riesco a credere che ci siano delle persone dentro. Cioè, c'è una persona dentro la maschera del Magic Pot, ma ci credo poco. Ok. Ovviamente è tutto per fare una grande esperienza qua. All Saints Wake. Io me lo auguro. E la Juve? Eh sì, la Juve ci sarà un gran lavoro che deve fare, è faticoso perché manca la materia prima, senza i soldi non si fa nulla. La Juve deve investire meglio sui soldi, è importantissimo. Secondo me è una squadra che può tornare grande, ma gli serve un progetto a lungo termine. Non puoi fare un progetto ogni anno con un allenatore diverso, non puoi ragazzi. Devi avere un allenatore che a lungo termine ti prevede le mosse della squadra, non puoi veramente, altrimenti ci credo che salta la fiducia e i giocatori se ne vanno. Ci vuole un allenatore che sta lì, fa un patto, 5 anni, come va, come ha fatto Inzaghi, ragazzi, non è che dice me ne vado subito. Sì, Vlahovic è un buon giocatore, lo so, però è che lui prediligeva Tudor e Tudor prediligeva Vlahovic. Quindi insomma, so bene quello che ha subito Chiesa. Chiesa, ragazzi, per andare fino a Liverpool, cavolo, sarebbe stato piacere vederlo a Torino, ma il fattore del peso che deve fare tutto lui, ecco, quello è pesante, sì. Infatti Liverpool non ha quel problema perché ha dei giocatori Liverpool un po' sottotono. Si rinnova il contratto e mi dice prima, ma secondo me sì, se veramente. Il problema è che, come detto, la Juve è veramente, io non so quanto sia vero che è una squadra che è messa così male economicamente, non so se sia vero o meno, ma è ovvio che dovrà poi ricostruirsi. Il problema è che se la dirigenza non investe, insomma, ma Leonardo, ma c'è sempre tempo per fare esperienza. Un giocatore te lo tieni, l'esperienza la fa. Cioè, io sono abituato, ormai sono abituato alla mentalità del basket, NBA. Basket, non è che cambi spesso il mercato i giocatori. Il basket spesso tieni la squadra per anni e fanno esperienza e migliorano. Poi sì, li scambi, ma principalmente è una questione di scambi. Cara, sta musicetta stile Famiglia Adams, divertentissima. No, devo parlare con l'impresario. E siamo al gran finale della missione, bene. E stiamo per sbloccare, ovviamente, la mount della zucca. C'è anche la signorina con la zucca sulla testa. Puntare sul settore giovanile da un fracco, sì, anche perché loro hanno un settore giovanile che possono esibirsi. C'è l'Under 23, che da anni è stata la prima Under 23 italiana che abbiamo avuto in Serie C, da Juventus, Next Gen, come la chiamano. È anche abbastanza buona, insomma, non è malaccio, perciò puntare sui giovani è sempre una buona scelta. Io sono di quelle mentalità lì. Il Napoli deve vincere contro il Lecce, ma sì, dovrebbe vincere il Napoli contro il Lecce, è favorito. Non posso più dire nulla perché questo campionato è strano. Questo campionato, ragazzi, è tutto invertito, sta andando tutto strano. Ciao. Tipo il Napoli che aveva perso col Como. No, la Juve aveva perso col Como. Ma non è una roba che non ci credi neanche se la vedi, cioè. È vero che il Como è forte, allora è tutto invertito. Poi si subisce la Germania gente con la Musiala, sì. E noi abbiamo. Guarda, il Milan ad esempio ha un grande Luka Modric che, vabbè, ha 40 anni, non è il futuro ma il presente. Funziona quando è un veterano, un veterano. Se posso dire una cosa, Jack. Sì. Il fatto, secondo me, Simo, è che un bel po' di volte ci sono stati team, se possiamo dire così, che hanno puntato sui giovani e poi i giovani non è che hanno, sai, cioè hanno lasciato il segno, perché in alcune occasioni c'erano molti che, sai, non si impegnavano troppo o si impegnavano quel giusto, che cosa, se per caso l'allenatore diceva ragazzi impegnatevi un po' di più, vabbè, io allora non gioco più perché qui faccio tutto io e cose. Quindi ecco perché noi puntiamo sempre su leggende, cioè su giocatori un pochettino più non anziani ma più stagionati, ecco, che più sulla cosa giovanile, ecco. Sì.
Io vorrei vedere un Inter di giocatori stagionati di over 50 in campo, mi piacerebbe davvero tanto. Anche over 60, ragazzi. Questa cosa qui degli stagionati che è bellissima. Schiena. Se vedi non è il fattore del caso per citare Kung Fu Panda, il caso non esiste, però ci sta. Il caso, se non è mai caso, ci saranno tante spiegazioni, ma il caso è sempre stata una cosa. Allora, dovete sapere, voi conoscete cos'è la coincidenza in statistica? La coincidenza in statistica è un evento raro, ma rarissimo. La coincidenza invece ogni volta che succede qualcosa, è una coincidenza. No, non lo è, perché la coincidenza è un evento rarissimo. Ti capita 2 o 3 volte nella vita se vivi 80 anni, ma anche meno. La coincidenza, ma non puoi ogni volta dire è una coincidenza. No, il caso non esiste, ragazzi. È tutta una causa-effetto. Ogni cosa è una causa-effetto. È tutta una proprietà di causa-effetto. È un po' come i cosi, un po' come il domino. Se inizia a cadere la prima tessera, finché tu dici metti un blocco o metti, faccio un esempio, la mano che blocca la caduta di tutte le tessere, sì. Le tessere continueranno a cadere all'infinito. Quindi... Sì, è vero. E soprattutto il fatto che tu vuoi che alla fine si distrugge tutto, ma a volte questo cavolo di blocchetto non lo butta giù. Ho visto quando cerco di fare il domino che le butta giù tutto, a volte si incastrano un po'. No, ma dai, ce l'aveva quasi fatta. Allora abbiamo fatto l'evento e sblocchiamo il nostro grande premio. Grande non lo so, ma premio sì. L'ambulario si chiama, che non è un'ambulanza. Andiamo in un posto a testarlo. Ambulario. No, la mount. La mount della zucca. Noi la chiameremo la zucca. Questo sai cos'è anche, Jack? Non penso che sia una cosa, ma penso che sia una citazione ad un cattivo dei Fantacenitori. Non lo so. Zucchinator si chiamava in italiano. Secondo me è una citazione a The Nightmare Before Christmas. Ma penso magari. Un po' Jack. Jack O'Lantern. Jack O'Lantern anche. E poi tu sai che quelli dell'Asylum Eurolega è hanno fatto un film su Jack O'Lantern e tutti hanno detto che era una palese copia di Ghost Rider. Cavolo, ma cioè io non ci vedo nulla di simile fra Ghost Rider e Jack O'Lantern. No, praticamente sta cosa era che il protagonista era un lato motociclista che durante una rapina viene, diciamo così, fatto fuori dalla sua banda. Lui allora entra in contatto con lo spirito qua di Jack O'Lantern di Halloween e letteralmente si trasforma in un centauro senza testa che guida una motocicletta. Che ti ricorda sta cosa qui? Sì, abbastanza devo mettere. Ghost Rider. Però ci sono due cose che sono diverse, perché quello è un demone e questo è uno spirito. No, io ho letto commenti. Ma perché questi della guardami, vado in giro. Job Mastery, sono il numero 1, sono il ninja numero 1 del mondo. Job Mastery, visto? Vado in giro. Perché questi dell'Asylum non ce la smettono. Fanno solamente palesi copie di film. Ma la gente. Ma vabbè, ho capito, ma perché ogni volta. Ma raga, quelli ci guadagnano i soldi, l'hanno detto loro stesso. Ma io ci credo. Noi facciamo. Avrebbero già chiuso se non ci guadagnano soldi. I bootleg. Noi prendiamo i film più famosi, gli creiamo una nostra versione. E col culo che abbiamo, questi qua. Allora, prima di tutto i B-movie sono parte della storia del cinema. I B-movie sono quando quelli famosi ti fanno un film, esiste poi il B-movie, non è uno spoof, è proprio un B-movie, cioè un film. Lo spoof. È bellissimo il nome, lo spoof. Lo spoof è la parodia, spoof vuol dire la parodia di un film, tipo Scary Movie, la parodia di Scream, è ovvio. Tutti lo sappiamo che quello è la parodia, però e poi c'è quello. Vinco il mese sarò stuntman, come stuntman, cioè vai a fare le azioni spericolate, vai tipo in moto a lanciarti, no, non farlo, è pericolosissimo. Sì, ma qualche volta se proprio
Andiamo come Tino in moto a fare le azioni acrobatiche nei film. Madonna. Lui è già lui è agile. Quello ha già problema a guidare cosa? Ha già problema a guidare l'autobus. Ci metti in mano una moto. Vabbè, ma lui deve fare azioni incredibili, tipo buttarsi giù a alta velocità. Fin Z, il trash assoluto, sì, beh, Fin Z sono famosi però comunque, se dobbiamo prendere una cosa, qualche volta i film, i B-movie sono, anche nella loro semplicità, sono belli da vedere. Perché comunque non è, sai... B-movie sì. Classici, i cose da premi Oscar. Però, cavolo, ricordiamoci che anche tutta la saga di Venerdì 13 è fatta di B-movie, ma mi piace tantissimo. Di 13 è proprio il king dei B-movie. Io vorrei ricordarvi una cosa. Quelli dell'Asylum se ne sono usciti con una serie che personalmente io l'ho trovato originale, e stiamo parlando della serie dei Sharknado. È vero, cioè, è originalissima. Molti dicono era il B-movie dello squalo. Assolutamente Jack ti manda un giocatore sontuoso, dove me lo mandi? Su Telegram? Penso di sì. Va bene, mandami. Andiamo subito a vedere. Però ora guardiamo su Grokpedia, e non è per fare pubblicità, ragazzi, ma perché voglio vedere se sono convinto che qualche boiata la trovo. Mi fa ancora strano sentire Grokpedia. Allora, il design è bello, però è scomodissima, cioè è spartana, non c'è niente, cioè c'è solo sta barra di ricerca. Cosa gli inizi? Se dobbiamo dire ci sarà una pagina su Vampeta? Sì, l'hanno fatta. È fatta meglio di Wikipedia. Bravi, un grande campione su Grok, grande Elon Musk, bravo, grazie Elon. Vedi, è la fusione del nome vampiro e capeta, ragazzi, è fantastico. Abbiamo fatto. Guarda, presidente del consiglio di cose del gremio, vedi qua, la sua carriera, c'è l'Inter, ricordiamo il grande periodo dell'Inter. Sì, ma con piacere, ma ovviamente devo cercare coso. Come cavolo? Gullit, può vedere se c'è una pagina su Gullit. Spero proprio di sì, che ci sia il più famoso di Gullit, dai. Ok, vedi, Brasile, ti fai vedere anche i gol, vedi, l'Inter ha fatto non è vero, ne ha fatto uno, su Wikipedia c'è scritto che ha fatto un gol. No, è una sola presenza, sbagliato, ragazzi, bocciata. Lo sapevo che scriveva boiate. Io che... Vai, via, guarda quanta roba che ha fatto, vedo... Mamma mia. Chissà se c'è Leone Max cosa è. Ma no, non esiste, ho paura, ragazzi, non esiste. Dai, non può esistere. No, non esiste, lo sapevo. Vabbè, comunque Ruud, che con 2 U. Ruud Gullit. Casper Ruud Van Nistelrooy. No. Invece di cercare Gullit, cerca subito c'è Leone Max. Io ci ho provato, ma mi hai illuso, ma devo guardarlo dalla tua pagina che hai mandato te, giusto? Ok. Non spoileriamoci subito la pagina di Alex, dopo. Andiamo prima su Ruud Gullit. Vabbè, ovviamente giocatore olandese, ha tutta la sua storia, la gioventù, ovviamente è nato, è cresciuto, è diventato grande, lo sappiamo la storia di quello. Harlem, Feyenoord, PSV, AC Milan, lo so, grande giocatore. Un po' breve, avrei fatto... Io mi immagino Sandoria. Avevo provato a immaginare. Ciao Matteo, Ruud Gullit, stiamo testando la Grokpedia, quella di Elon Musk, ragazzi. Questa neanche da Google non ve la fa vedere. Io l'ho trovata. Tanto siamo su pagine safe, siamo su pagine. Non cerchiamo. Abbiamo già trovato un errore sulla carriera di Vampeta. Sarebbe potuto essere Gullit all'Inter. Sì. Tutti quei cavolo di capelli coi thread. Con Taribo West e Gullit che si incastravano i capelli insieme. Sarebbe stato terribile. Oh Boro. Va bene, devo vedere la pagina che mi ha mandato Alex, ma un attimo che prima la pubblicità, devo accettare. Vediamo, io ho paura, mi ha mandato un giocatore incredibile. Capuccio, sì, me lo ricordo Capuccio. Ha giocato Z Milano. Cosa? Cos'è Z Milano? Che squadra è il Z Milano? Riccio, no, non è quello che conosco io, Capuccio, no. Okay. Ma sì, quello del Novara, ma me lo ricordavo del Novara, io avevo giocato nel 2012. C'era Milano, se non dovrebbe... Se me lo ricordo. Sbaglio, sì, lo so, c'era in PES 2012. Dovrebbe essere un team sempre di Milano, ma non un team famoso, perché dovrebbe essere, cioè il presidente è un ragazzo quasi della nostra età,
che questo qui si è comprato i diritti su sto team. Ora, se non mi sbaglio, dovrebbe essere in Serie B, in Serie C. Ora non C'è questo qui, ragazzi, è passato da Vicenza, Palermo, Piacenza, Lecce, Novara, che è in Serie A. Leggi il messaggio di Simo, quello che ti dicevo io. Sì. Gullit alla Samp. No, quella lì del Z Milano. Non c'è nessun messaggio su Z Milano, non mi compare. Sì. Non è. Ho sbagliato. È di Simo, scusi, mi stavo cercando Matteo. La squadra di seconda categoria creata da youtuber. Quello lì che oggi punta a dai, cavolo, bello. Era il suo youtuber qui che ha fatto sta. Ecco perché si chiama Z, ok. E quindi hanno preso Cappuccio. Come hanno creato la Z Napoli? Che è sta roba? Grande, forza Z Napoli, allora si tiferà per quella, dai, vogliamo vedere. Manca soltanto che creano la Z Catania. La Z della città che sei te, che bello ancora. Dico, già la Catania ci sono problemi con la cosa, con la ZTL. Ora manca solamente che crea la Z Catania. Sì, in effetti, sì, sarebbe. Nuovo programma Red Bull all'italiana. Grande Alex, che forza. Comunque, Cappuccio sì, lo conosco perché era nel Novara su quel gioco, quindi sono contento di vederlo. Cappuccio, me lo ricordo. Tornerà mai il Parma a lottare per lo scudetto? Questa domanda finisce come la domanda del giorno, Matteo, è la domanda del giorno. Io, guarda, nel calcio tutto è ciclico. Guarda, abbiamo visto tante volte, il calcio è ciclico, però oggi il sogno è meno presente oggi nella Serie A. Oggi la Serie A è una questione di soldi, perché voglio dimostrarvi quello che dico, perché se vi dico le cose e non ve le dimostro, ragazzi, poi sembra veramente che sono boiate sparate lì, quindi vi devo dare qualche prova. Andiamo nell'archivio della Serie A e vediamo, tanto per dire, le recenti, tanto per dire, guardate, il sogno sono sempre le solite squadre. Non ditemi che il Napoli è una squadra minore, perché non lo è affatto, che ha dato il suo presidente uno degli uomini più ricchi d'Italia. Comunque, Inter, Milan, non lo leggiamo 9 volte, Inter, Milan, Napoli, Inter e Napoli. Quando poi nessun vincitore l'abbiamo tolta, Milan, Juve, Roma, Lazio, siamo sempre comunque nomi grandi. Quando è stata l'ultima volta che una squadra non grande ha vinto? 90-91. Però quando abbiamo, ad esempio nel 2090, cos'era? 97, forse 96-97 che c'era il Parma che l'ha sfiorata. Fatemi vedere. Cos'era? Sì, 96-97 il Parma per un solo punto non ha vinto lo scudetto. D'accordo, confesso. Sono stato io, chiaro? Fiero vi dico! Questo fa capire comunque quando ancora ai tempi si poteva sognare di vedere il Parma lottare per lo scudetto, andare bene nelle coppe e anche vedere, che ne so, qualche realtà come il Vicenza far bene, poi dopo l'abbiamo visto col Chievo, ma ripeto, il sogno è morto, il sogno non c'è più, è morto signore, è morto, non c'è più. I coppucci. Gucci? Le coppette, i coppucci. Avevo capito Gucci. Non sapevo che il GOT Calaiò giocava ancora, no, neanche io. Dove gioca Alex Calaiò? Però io ripeto, il Parma mi piacerebbe rivederlo, ma Parma, Fiorentina, Chievo-Verona, il mio preferito Chievo-Verona, se fosse quello sarei felicissimo. Proracelli, no, ci ho perso le speranze, onestamente. Cioè, è già tanto che è riuscito ad arrivare in Serie B, è stata lì, ha detto, andiamo in Serie B, poi però è esplosa, non ce la faceva più, KO tecnico, non ce la faceva più, ragazzi, sperato. Quando il calcio è diventato solo brand. Ah no, devo andare a Rogue Shield, ho sbagliato io. Devo andare quindi qua sotto. Fisherman. Jack, ma skippi il messaggio clou? No, io non sto saltando dei messaggi. Nuovo programma Red Bull all'italiana. Poi mi hai detto, non sapevo che il GOT Calaiò giocava ancora. Ho letto anche questo. Poi dice, quello rubato dalla Juve fu quello del 97. Ah, dici che era rubato quell'anno. Strano, perché non ho mai visto la Juve rubare scudetti. Sarebbe la prima volta, sarebbe una prima assoluta. Non è mai successa sta cosa. Vero Lio? Soprattutto perché Ceccarini continua a dire che Giuliano aveva ragione. Una cosa che mi ha particolarmente sorpreso. Gullit è citato nello sceneggiato parodistico I Promessi Sposi del Trino. Sì. Cioè, te ti immagini Gullit che dopo tutti Che parola era, Alex? Che parola era? Ma perché io non posso rimuovere i danni fatti dal tazzo originale. Non posso, perché il tazzo originale, quando era moderatore, mi cancellò un sacco di parole, ma secondo me mi ha cancellato pure basket. Oh my god, devo autorianimarmi l'esistenza, non ci credo.
Persona! Grazie Stefano, guarda, 2 euro per noi due, visto? Per me Carmelo, visto? Che devo scrivere una cosa. Le palanche, attenzione, palanche. Qui. Ecco qua. Cardio suspense, con 2 euro. Carfio, è carciofo suspense. Devo fermarmi un attimo col carciofo suspense. TG, va, sì che guardo TG. E te l'hai dato quelle parole. Ma che parola ha cancellato? Telegram. Non si può più dire Telegram. Perché non si può dire Telegram? Ma secondo me, guardate che forse è YouTube che l'ha tolta quella parola, ragazzi. Guardate che potrebbe averla tolta YouTube sta parola, Perché magari qualcuno mandava link strani, diceva perciò potrebbe... La cardio suspense. Io l'ho inventata quando ero teenager, che giocavamo a Resident Evil 2, e sai presente quando ti segue Mr. X? E io... avete visto, c'ho già le mie intro che si vede che io che pianto spaventi con Mr. X. E io devo fermarmi un attimo che ho la cardio suspense. Normale, ragazzi. Come Tino che scrive, che cacchio è la cardio suspense? Io purtroppo quella l'ho dovuta mettere come è la cardio suspense dei campioni. Guarda, qui abbiamo attenzione ragazzi, gli Evil Polaretti verranno a cercare, cioè li troverete in piena notte fuori da casa, questi ghiaccioli viventi. Maledetto io il giorno che ti ho fatto conoscere i Polaretti. No, io li conoscevo i Polaretti, però gli Evil Polaretti sono uno spettacolo. Guardate com'è cattivo questo pinguino, altro che il pinguino di Batman. Quello è un pinguino cattivo, proprio, ti viene a prendere e ti devasta. Vai, un po' di Fallout su queste. Fetta al latte, sì, ci facciamo. Quindi vuoi levi il fetta al latte, va bene. No, dico, c'era un videogioco con questa cosa qui, ma basta, non mi dà più la IA, adesso mi dà solo Grokipedia. No, devo andare a creare disegni. Dobbiamo utilizzare il potere di Pumalauluci Laulerod lì. Dobbiamo usare il suo potere per sbloccarci da Grokipedia. Ok, stiamo creando levi il fetta al latte, sappi che io qua vedo volare gatti, cuori. Volare gatti, Cobettino, non hai letto, posso dire? Sì, ma non devi chiedere, per te l'accesso è sempre libero, in realtà tecnicamente io non posso debilitare nessuno perché non sono capace, però ripeto, è ovvio che l'accesso è sempre libero per il mitico Simo, ovvio. Sembra ovvio, ma fa solo piacere. Ulcamania. Cometino, cosa hai scritto? Perché lui ha scritto che Pia ha sbagliato la frase. Hai 60 messaggi. Adesso sto recuperando, Alex. Mi ha mandato un giocatore. Mi ha mandato lo Z Napoli. Ti faccio vedere lo Z Napoli. Dopo di questa Jack ti licenzia. Ormai si è licenziato. Ma che bello, però 2025. Ma che bella il logo, bello. Ovviamente è blu e azzurro, stile colore del Napoli. Mamma mia, c'è Giuseppe Vives. Calaiò, ma che c'è fa Calaiò? Ciao Simo, 45 anni Giuseppe Vives e Calaiò, 43 anni, giocano ancora. Incredibile. Che buono. Magari fanno con il deambulatore, però giocano. Sì. Io che scherzavo che li volevo in Inter i giocatori di 45 anni, ma a quanto pare sono alla Z Napoli. Allora, non per essere cattivo, ma col cateter ve lo immaginate? Fermate quella che cazzo di palla. Ecco, questo qui sì, me lo ricordo, è stato anche nella Porcelli, incredibile, davvero, è stato nella Porcelli. Il capitano, mi pare. Il grande Giuseppe Vives. Leggenda. Santa Anastasia. Ma lui non ha mai giocato nel Napoli, a me non sembra che non abbia mai giocato nel Napoli lui. Poi abbiamo il mitico, Andrea Cannavaro, però non è quello, no, ha 21 anni, non c'entra nulla con l'altro Paolo Cannavaro, quello del Napoli. Questo, ovvio, Calaiossi che ha giocato nel Napoli e anche un bel po' di anni. Forse il figlio di Fabio? Magari sarebbe bello se allenasse un po' così. Secondo me vive, se lo so, bandiera del Torino. Ma qua in mezzo c'è magari il nipote di quello lì, per caso? Non voglio sapere. Guarda, quello lì mi sa che non lo so. Allora, questo qui è levi il fetta al latte, ragazzi. Questo qua è lo spirito malvagio dei fetta al latte, visto?
Scusa, non per male. Da quando in quei fette al latte sono dei cazzarola di formaggi? Non lo so. Vabbè, da quando li lasci a lungo... Sì, ma guarda, È fermentato male, ragazzi, è malvagio. Quello è, come si chiama? Il formaggio quello che ti vendono in Francia. Il cazzo che te se frega, Sì, là, ho come si capito, chiama? Cazzo che ti Gomiera. si frega. No, allora se dobbiamo farlo proprio Mamma così, mia, questa ci immagine non mi sarebbe piace, tanto. questa immagine non mi Ma piace. quello sardo, Non mi piace. quello sardo La voglio è- rigenerare, non mi piace quell'immagine lì, la boccio. Mi Il fa caso paura. Marzu è un altro Caso gioco. Marzu è sardo, Caso Marzu è sardo. Ma tu sai che è cosa, se è illegale qui in Italia? Sì, Cioè, è illegale praticamente venderlo. se tu lo acquisti in Sardegna No, e te puoi lo vuoi acquistarlo, portare- ma non puoi esportarlo fuori dalla Sardegna. A quanto ho capito, la regola è quella. Tu puoi acquistarlo. È tipo uno dei 10 alimenti più più pericolosi al mondo. sì, cioè vabbè, velenosi. Dai, Così. è che lì io fa commercio di pesce palla. Per due larve che si trovano nei formaggi. Salutiamo anche Simo, ragazzi. Salutiamo il mitico Per Simo. due larve. Dai, due larvette, dai, le larvette. Sì. Le larvette, sì. Che anzi, se Ho te le- trovato una lista tipo di Grazie ancora, 50 Clementino. molto particolari in tutto il mondo. E se te lo- al 10° posto c'era il caso Marzo. Il pesce palla è il primo. se te lo fondi sul pane, sai come ti... Ma il pesce ti- palla ti- sarà fra i primi perché ci vuole proprio un'esperienza incredibile per fare il pesce palla. È pericolosissimo, ragazzi. Non è una roba da poco conto. No, non c'è, quello non c'era. Oh. Aspetta che ritrovo l'immagine e te l'elenco. Ah, ecco. No, Siamo tornati appena ancora a detto chiedere un trovato. weak ale. Allora c'è l'uomo bicentenario, quello è è il L'uomo- film. quindi L'uomo Robin Williams. centenario cinese. Ah, coso, credo che fa sushi, lo so. Maestro... Non mi viene ora in mente il nome, ne hanno parlato anche al telegiornale. Alex si è Dice commosso che- per Vives. Si è commosso tantissimo. Non puoi aver tolto la parola Napoli. No, la parola Napoli non l'ha tolta. Ma come leggi su? Non c'è nessuna parola. No, non c'è nessuna parola, Alex. Non c'è nessun messaggio, ti assicuro. Non c'è nessun messaggio con la parola Napoli, ti assicuro. Promesso che. Per dire, ci sono sull'isola di Palau la zuppa di pipistrello bollita. Buona! Oggi non avrebbe apprezzato questo elemento. Oggi. No, oggi lo avrebbe apprezzato. Non pensavo per un. Ma Ci no. avrebbe messo un po' di paprika sopra. Ma sei stato malissimo oggi per sta cosa che ha mangiato un pipistrello. Io Ma pensavo perché che fosse pensavo che pazzo. fosse di gomma. Sì, esatto, pensavo fosse di gomma. Ma il link che ti ho mandato. Alex, l'abbiamo guardato lo Z Napoli. Poi c'è l'ubere asada, che è un piatto argentino che è della allora quello, lingua di mucca grigliata. Saporita. Ah. Mamma mia, io già immagino Wakame con la lingua di mucca. Fantastico. Ah no, mammella, perdonami. Mammella. Oh mio Dio, peggio ancora. Ah, Ma chi è? Ma una le fetta. mucche? Ma vi servono queste cose per fare il latte, porco cane? Poi Oh. la Carl, che è carne di squalo fermentata. Cavalli che Quello lo per caso squalo. è norvegese, vero? Non so. È norvegese, Simo? Francese? No, islandese. Lì. Lì, proprio uguale, Francia, Islanda, due Dice che passi. è la roba più puzzolente che hanno mai... Cioè l'ha provata Nicolò Barino, ovvero Human Safari. L'hanno provata con tanti YouTube e dice che è immangiabile. Cioè, a confronto dicono che il durian I durian sono Il puzzolenti, durian. quelli giapponesi sono. è la roba più buona che si sono mangiata a confronto con sto Il pesce. durian è famoso per la puzza, il durian. Proprio è una cosa tipica. Poi nella regione c'è regione, oppure a Dongyang c'è Sì, anche lui sì. un piatto che si chiama il Tong Jidan, che è un uovo Eh? raccolta nell'oliva di giovani ragazzi. Non ho capito. Un Sono uovo molto preoccupato da raccolto- sta frase. Allora, quest'uovo praticamente viene bagnato nell'urina, Oh mio Dio, che schifo! Oh mio No, Dio. no. messe e pisciare. poi bollite.
Oh mio Dio. Un nuovo pisciato, che cavolo. Vabbè, ma voglio dire, anche certi caffè si fanno con con delle schifezze, Sapete che anche dei caffè di marca, di prestigio si fanno con certe schifezze. Non so, prendete. Lo so, Jack. Ma io dico, vabbè, ma aspettavo qualcosa di peggio, che cavolo. No, di peggio, a me va già vomitare così, cioè. Un nuovo pisciato, va bene. Poi direttamente dagli Stati Uniti 2 piatti, i Rocky Mountain Oyster, che sarebbero Ostriche? testicoli di Ah, no. testicoli di toro bolliti. Oh mio Dio. Questi Non è una Red Bull, non è Texas. una Red Bull. No, questi se non mi sbaglio in Texas li fanno anche. Io immagino i tori che dicono: guarda, a te va male, non è che ti mangiano, ti mangiamo solo quella parte lì. No, scappa via il toro. Ci credo che poi vanno in Ma di fatto dice poveri che tori. alcuni stanno facendo in modo di non farlo più, Speriamo. perché dice che molte specie di toro, per non dire un'altra parola, Non lo so, Alex. bannabile, No, non c'era, infatti, non c'era sto messaggio, Alex. molte specie di toro non stanno scomparendo, quindi stanno decidendo di Infatti non c'era fare sto messaggio. più questo. Ma poveri tori, ma lasciateli in pace, sono simpatici i miei tori. E io non sono un toro, Poi signore. Poi, bellissimo. Poi direttamente dall'Alaska, grasso di balena, di cervo, più pesce, più frutti di bosco, cioè il gelato di frutti di bosco, l'Akutak. Letteralmente una cosa multistrato. Una cosa multistrato. Sembra un episodio di Vulcan Raven che invita Snake a mangiare da lui. Se li vedo. Poi vediamo dal Giappone il Maguro Nomedama Cooked Tuna Highballs. Oh, Balls mi fa Già paura. ho capito. Tuna Già ho è capito. Oh mio Dio, gli occhi del tonno. Povero tonno. Oh boia. Ma povero anche chi mangia ste robe. La gente è matta che mangia roba strana, anche solo perché va di moda. Lo faccio una cosa. Poi direttamente dalla provincia cambogiana di Kampong, la Ping, tarantole fritte. La prelibatezza. Ho sentito che si possono mangiare, però i ragni sono pericolosi, alcuni dovrebbero mangiare solo quelli. Non so perché, voglio dire, Dio un giorno lo mandiamo a spese di comitino. Le fai stile patatine col pacchetto. Avete visto che Carasu è ancora qua, grande Carasu. Amici di infanzia e diventati nemici. Per tornare in Giappone, lo shirako, ossia sacche seminali di pesci maschi. Sacchi di pesci maschi. Ho capito cos'è, mamma mia. Ma porco cane. Stiamo andando sempre peggio, Questa classifica sta degenerando su livelli che non pensavo fossero possibili, onestamente. Cioè, che posizione era questa? Non voglio nominarla, ma questa schifezza. È un po' un po' a casaccio, è solamente 20 most bizarre foods. Beh, è bizzarro, sì. Poi direttamente dal Vietnam il Tien Gian o Tien Can, non lo so, dopo devo imparare le non lo so straniere. Il Raw Blood Pudding. Non ho capito perché c'era l'io che parlava sopra. Puoi ripetere? Raw Blood Pudding. Pudding col sangue. Pudding col sangue. Sanguinaccio. Sanguinaccio, sì, col pudding. Col budino, va poco caro. No, letteralmente di come l'ha spiegato lui è letteralmente i pudding fatto a sanguinaccio. Sì, praticamente sì. Vabbè, mica, raga, vi state sconvolgendo per il sanguinaccio. Magari qua in Sicilia ce lo mangiamo. Non è che ci fa male il sanguinaccio. Vabbè, noi qua scanniamo i maiali a mani nude. Ragazzi, ci manca. Ho visto, non ci. Se volete, ricordo che chi vuole può lasciare un like al video, è un piccolo gesto, un grande contributo. Lo dico perché ho visto che oggi siamo in tanti, ma penso che siamo ancora a uno, mi segna. Non so se è vero, se è bug mio, sarà un bug mio, però. No, è uno perché te l'ho messo io il like. Ok, ringraziamo Dio. Vabbè, giusto. No.
Che ne avevo letto un altro, però questo qua mi sa che è troppo per la live e sinceramente mi viene da piangere a leggere. Sì, tranquillo. Anche se ci sono esseri umani ti prego di non leggerli. No, io forse ho capito. No, io non voglio sapere. Lo voglio sapere, ma dopo la live. Non sia giapponese sta cosa, perché No, era, te lo dico subito, della regione delle Filippine Cordillera. Mamma mia. Allora non lo so, perché mi stava venendo in mente un'altra cosa di cui negli ultimi tempi stanno cercando molto di togliere, ovvero Occhio Dio. gli arrosti di Bau Bau. No, beh, ok, quello sono brutte. Vabbè, però. Per rimanere nelle Filippine però abbiamo il balut, ossia uovo di anatra o di gallina fecondato e bollito nel suo guscio prima della sua schisura, con l'embrione al suo interno è quasi completamente formato. Ma perché? Praticamente un cucciolo di bollito. pulcino. Cucciolo di pulcino prima di nascere. Porco cane. Mi fa male solamente sentirlo a me. Meno male che c'è una grande domanda per Simo da parte di Alex. Simo, cosa ne pensi? Alex. Sei pronto? Simo, cosa ne pensi dell'arcipelago delle Cayman? Jerry Scotti l'ha proposta come domanda alla ruota della fortuna. Poi se guardavi bene, eccola, Sai Nijima. Mi sa che solo lui può capire. Nijima. Solo tu puoi capire perché hai citato Sai Nijima. Io non capirei. Quella persona che potrebbe, cioè quella donna che inizia con la V che non posso dire. Non si può dire. Comunque non so. Io lo vorrei, cioè non so se Twitch YouTube lo considera. Se la seconda lettera è una I è meglio evitare, se ho capito bene. Ecco la I, esattamente. Ok, allora non possiamo purtroppo, lo so, parola che una volta si usava tranquillamente, anche a livello artistico, ma... Però la sua ombra, la versione normale invece è tranquilla. Sì. La versione ombra, beh, comunque è ruota della fortuna, ha senso. Ma io vorrei vedere Alex, come si è fatto quel boss, se è impazzito, se ha iniziato a dire no, io non capisco cos'è sta roba. E poi alla fine non era così difficile. Io ho paura di sentire il seguito di quello che stava leggendo. È il momento di fare il casino. Di quello che... Vabbè, allora, Simo, neanche avessi un torto, tutto secondo te, ti dico la verità. No, Simo. No, io dico, io ho paura sia per te che per me di sentire i prossimi piatti, cioè ho paura che si va a peggiorare. Ma sicuramente si può sempre peggiorare, quella è la cosa bella della vita, si può sempre peggiorare. Ecco, infatti, ricordati. Esatto. Sì, ma allora, devo dire una cosa. La prossima che cos'è? Da Simo, devo dire una cosa importante per Simo. Il buon... Aspetta che metto la mount, questa qui di Halloween, oggi almeno. Dicevo, quanto è probabile da 1 a 10 che il sound che ha messo Cometino poco fa sia dell'amico verde suo, di The Mask? Quanto è probabile? Mamma mia. 100? Non riuscirò più a guardare quel film senza provare un po' di odio. Sì, ogni giorno. È arrivato il momento di fare casino. Credo che finirà che dovrò rivalutare il secondo. Il semenio dice, però dai, era vera sta cosa, non era una bugia. Vedi, non l'avevi messo veramente. Sì. Non mi valuterei il secondo perché non abbiamo un sound del secondo, meno male. Per la felicità di Lio abbiamo direttamente dalla Corea del Sud il Beondegi. Letteralmente quando Google ha tradotto la pagina di Wikipedia con scritto pupa. Pupa è la larva. Street food a base di insetti preparato con pupa e di bacchi da seta. Bellissimo. Vabbè, buonissimo. Letteralmente i cosi, come si chiamano? Le pupe, i bacchi da seta fritti sul coso. Prima fatti Mog e poi possiamo parlare della parola boss. Vabbè, ma Mog è quello di Elden Ring, ma Mog è che sia sta granché Mog, cioè Mog gli dai 2 ceffoni e va giù, no, non è vera sta cosa. Non è niente vero. Fra mezz'ora, va bene, versione Tarocco uguale Fest, è vero, Fest è un altro non è Tarocco, sono 2 doppiaggi diversi, va di moda ridoppiare la roba, si usa. Non è anche strano, non è così strano. Non so perché, a volte per ragioni di diritti magari. Come anche Netflix fa sempre sta cosa. Tipo adesso ridoppiano. Allora io
penso che Lio dovrebbe bere il cicchetto ogni volta che leggi questo personaggio viene doppiato da Renato Novara, cioè secondo me Lio sarebbe già... Ad esempio Luffy, Rubber perché hanno sulle spalle, ad esempio nel nuovo doppiaggio Netflix è doppiato da Renato Novara, sempre lui, sempre lui. No, non è lui. No, nel prossimo doppiaggio Netflix sì. Ah sì, nell'anime, ok, no, pensavo nella serie live action, perdono. No, parlavo del nuovo ridoppiaggio delle prime 63 puntate, quindi... Ma di cosa? La prima era Luigi Rosa, la voce di Lupin, cioè una certo. delle tante voci di Lupin. Sì, ma certo. Sì, vabbè, raga, però contate che il doppiatore di Lupin, se non mi sbaglio, si è passato a Miglior Vita quasi per po' di anni. Sì, quindi ma nei film, non nei film, intendi, non nelle serie. No, perché stanno ridoppiando One Piece Comunque, alla millesima qual è il volta. prossimo film? Allora, il prossimo, questo è più che altro è tratto da un programma che seguivo con Chiarezza su D-Max. Ti dico subito, uovo, cuore di cobra ancora pulsate, ma questa è una classifica, cioè non è una Vive classifica, ancora, c'è un cuore ancora che pulsa, boia. sono piatti che si vedevano nel programma Orrori da gustare, che Ah sì, me lo ricordo. per Cometino, guarda Cometino, il gatto. Comunque, ancora ci sta come cosa. Larve della palma da cocco. Mamma mia. Ok, ancora qui ci sta. Quando diciamo, sapete, sulla spiaggia c'erano cocco bello, cocco fresco, vediamo larva del cocco bello, larva del cocco fresco. Poi quello lì è stato pure poi in Italia, mi pare abbia provato il panino con la Mills. Vabbè, qua in Sicilia Lo so che in Sicilia avete una visione più ampia della vita anche a livello di cibi rispetto alla mia. Poco ma sicuro. Allora, vediamo. Panino con la lingua Geoduck, che cacchio è? Vabbè, ormai mi sono abituato a gongola quello. della Ah, vabbè, praticamente il panino con le vongole ci sta. Scarafaggi teriyaki, insalata di meduse. Teriyaki ancora va bene, ma L'insalata di mare. L'insalata di mare praticamente. Ci fai due spaghi e vai a quel Un secondo, vai, prego. Rullo i tamburi, ha chiesto Stefano. Vediamo. Due spaghi. Sempre per andare un po' ovunque di paesi. Pulcinelle di mare alla griglia. No, il mio animale preferito. Quale pulcino? Gli uccellini quelli di mare. No, perché quelli lì che sono simpatici anche a me, perché bastardi Gli irlandesi. le fanno sgraziati. Che qualche volta che c'era qualcosa di bello. Poi qua sto vedendo nella puntata a Beijing in Cina, cicara, cavalluccio marino, riccio di mare, costole e coda d'asino in umido e pelle, lucertola arborea essiccata, cetriolo di mare, zampa di cammella, stomaco di maiale, pene di serpente, pene di yak. Poveri yak, già sono rari. Poveri yak. Non ci passavano già i tori. Non ci bastava Arthur Morgan. Ma tutto in un unico piatto, Simo. No, sono separati. Intanto Cometino ha fatto partire la boss fight. Unitevi ragazzi, adesso mi unisco anch'io. Aspetta che mi metto a scrivere, così la faccio anch'io. Dove devo farlo? Qua. Perché non ci vedo più, inizia a diventare buio. Ok, perfetto. Oh, anche Ice, anche Simo, grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Poi vediamo. A Guangzhou, sempre in Cina, sì, Cina calamari alla griglia, Gaso. dim sum con zampe di pollo, Zampe d'anatra ripiene. Praticamente hanno mischiato i cose, come si chiama, il fritto misto marino con il pollo rosso. Vabbè, ci sta la differenza di sapore tra i due fritti, ci può stare. Però qua in India, cervello al curry. Di che? Cervello di cosa? No, generico, cervello al curry. Generico fa paura veramente. Jack, per favore,
siccome ancora c'ho l'immagine dell'uovo di prima, se per favore mi togli quel pulcino sovrappeso dove stai facendo la mount. Questo finirà su qualche piatto. Che poi guarda, porca miseria, ma guardagli la faccia, non ti sembra coso? Come si chiama? Il dittatore da Corea, come cavolo si chiama? Non posso dire sta cosa, non la posso dire. Non facciamoci inimicare Provercelli con la Corea del Nord. Anzi. Ci salutiamo e teniamo molto distanti. Lì non fare inimicare Provercelli con la Corea del Nord, ti prego. ci mandano un altro, qualche nipote strano, anche quelli che mi mandano a giocare alla prova, veramente. Kim Jong-pants. Mi è venuto a mente il nome per la mount, c'è Kim Jong-pants. Kim Jong-pants. Sto soffocando dalle risate. I deliri su questo gioco ci vogliono quando si gioca a Final Fantasy XIV, ci vuole proprio qualche delirio. Grazie. Continua per la gallina ringraziata, attenzione. La gallina ringraziata ha spazzato via tutti, eravamo in 4. Ci ha distrutto la gallina ringraziata, è troppo forte. Allora, vediamo. Sashimi di rana in Giappone. Va bene, anche da qualche volta anche da... attenzione, l'udinese di Spalletti. Ma che cazzo dici? Jim Morrison e Paul ma che cazzo ti sei fumato? Il cemento armato. Arrivò quarto tridente di Natale e a quinta di Michele. Sì, era fortissima quella... Vabbè, l'udinese di Spalletti era fantastica, sì, sono d'accordo. Grande quella udinese lì, sì. E grazie per il pino scotto, mi fa ridere. Oggi ci sono i punti doppi della tomba. Come si chiama? Si sale più in fretta. Io ripeto sempre, per la vostra passione per i videogiochi come la mia, fate punto esclamativo onore, vedete che personaggio siete oggi, perché si sale, si va sempre più su, e verso personaggi strani. Io tipo sono Asteroids, che è un videogioco. Dico le rane, ad esempio. Ma le rane sì, anche là in Piemonte si cucinano le rane, non è una roba strana. Finché sono rane normali. Allora, mo non c'entra niente il cibo, però ho letto due cose veramente interessanti per chi apprezza i film in generale. A quanto pare ritornerà al cinema, poi bisogna capire anche in Italia, il Grinch. Storico. Bello. Quello proprio, non è che fanno un remake, è proprio quello lì, il film quello lì, ok? Sì. Poi fanno una remastered del film, non è che Poi il 9 dicembre verrà rilasciato in 4K Le follie dell'imperatore. No, pugno di pazzi. Che vogliono fare le follie dell'imperatore con 4K, pugno di pazzi, cioè. Una mia amica mi ha passato una cosa che restaura le vecchie foto. Oh ragazzi, sono foto anni 80 che sembrano uscite in 4K oggi, non so come fanno a restaurare. Io invece sto cercando di recuperarmi un televisore che, se tutto va bene, voglio collegarlo qui al videoregistratore che ho qua vicino alla televisione, al PC. Io, aspetta, posso interromperti? So che ci metterai la cassetta di The Ring. Sarà la prima cosa che farai. No, è per digitalizzare tutte le cassette che... Sì, lo voglio fare anch'io, infatti. Lo voglio fare anch'io. Quello sarebbe bello da fare, anche sai... non riesco a trovarle, Molte mi sono morte per l'umidità dello scantinato, mi sono morte... Un sacco di videocassette erano proprio bagnate, rovinate. Peccato veramente, avevo un sacco di roba. Però almeno quelle più importanti, le robe della mia vita. Ho anche fatto 4 minifilm ovviamente girati con gli amici. Vorrei recuperarli in qualche maniera. Allora, se non sono proprio pieni di muffa, ovvero che non sono proprio rovinate. Ma quella là è uno schifo, ho perso un sacco di giornali nello scantinato, non so che potresti ancora recuperare. Queste qui le recupero, sono tenute bene, il problema è che non so dove le ho messe. Sono tenute benissimo queste qua, perciò non c'è problema. Sono tenute molto bene. Potessi ancora recuperarle pulenti. Attenzione, non hanno pagato il tributo, attenzione, qua è come l'impero romano, c'è il tributo da pagare. Arrivano gli imperiali cattivissimi qua. Ragazzi, vediamo che la gente vive in povertà in sto posto. Lo Ziggurat, come lo Ziggurat. Oh madonna, Ziggurat, mi vengono in mente solo le costruzioni dei non morti in Warcraft 3. Infatti sarà una roba simile, immagino. Ziggurat, io conosco lo Ziggurat di Hur. Che poi faceva ridere, prendevi i non morti, li mettevi a costruire inizialmente la roba, poi facevano tutto in automatico. Bello. Morivano da soli. Guarda, lo Ziggurat di Hur, bellissimo questo.
Ma quindi abbiamo anche uno Ziggurat qui in Final Fantasy. Non ci manca proprio nulla, è pure lo Ziggurat. Che volete di gioco della volta? Lo sai che in Sicilia abbiamo una cosa simile? Non sono proprio degli Ziggurat, però sono delle piramidi dove tu puoi salirci e qualche volta come si chiama? Gli agricoltori le usano per far essiccare i cosi, il grano, sai? Un po' come la canzone della Zanicchi, prendi questa mano, Ziggurat. Vabbè. Niente. Ma stavolta sì, ha fatto ridere. Ogni volta Jack ne spara una delle sue e poi dice come io e il comitino ci facciamo i cosi, le quote. Le quote, ma fa piacere che fate quote. Vabbè, questa non penso che finirà nelle quote, penso, in questa mano Ziggurat. Comunque siamo qualche altro cibo schifeggiante. No, basta. No, basta. Poi parliamo di cibo buono la prossima volta. Facciamo anche cibo buono, bravi. Jack, ho visto il video, quello che hai postato tu sul canale, quello là Elisir. Sì, ok. Sì? Quello sugli sport strani. Sì, ce ne sono di roba. Ti ho lasciato un link sotto dove avete citato. Non so se i link non vanno, i link su YouTube con i commenti vengono automaticamente rimossi. No, ho sbagliato io a dirlo. Un commento sotto al video. Ok. Dove si parla di altri sport particolari. Ce n'era uno che questo forse lo fanno nei paesi quelli là, non il Pakistan, la Turchia. Cos'è sto bestione? Che praticamente è un campionato di calcio con il pallone che gli viene dato. Quello volente, quello è già fatto, l'abbiamo portato in una puntata precedente. Già fatto vedere, e mi sembra che sia. So che in un paese arabo, forse il Pakistan. Perché sono arabi lì che giocano. È un paese asiatico, ma. Cavolo, è Motra quel cavolo ma sono sempre più grossi. Più vai avanti, sempre più grossi sti nemici. Capito? Perché Wakame poi vuole poter dire ma è grosso! Ecco lo Ziggurat. So che Wakame alla fine vuole dire ma è grosso. Mentre se me nel commento ti ho scritto anche che sia in America che anche qui in Italia hanno iniziato a spopolare i campionati da come si chiama? dei gioca erba da corsa. Io ho visto, mi è capitato sempre su Fox Sport, facevano vedere quello di tagliaerbe. Quello di tagliaerbe l'abbiamo visto un po' lì. Ci sono anche sulla tagliaerbe, scusami, taglialegna. Taglialegna è bellissimo, sono maschioni, anche donne. No, quello di taglialegna è bellissimo. C'è stato un periodo anche qui dove sono stato io che l'hanno fatto. Ma io dico. Aspetta, tu hai partecipato a un campionato di taglialegna in Italia? Veramente? No, io qua dal paese mio c'è stata un'edizione che l'hanno fatto. No, quello ti stavo dicendo. No, qui fanno proprio i campionati di tosa erba. Ovvero fanno i campionati non dico proprio stile Formula 1, ma simile, dove praticamente Formula 1 mi sembra un po' eccessivo, però ho capito. Sì, ogni team ha il suo tosa erba da corsa e a seconda delle è un po' come il go-kart, a seconda della cilindrata poi bellissimo, però comunque bellissimo. Queste cose le adoro perché sono bellissime. A me è piaciuto quello che hanno portato l'ultima puntata, che hanno portato i dog surfing, che è bellissimo, mettono questi cani e li fanno. C'è stato quello che si è rubato nel caso la tavola da surf, il padrone che diceva torna qui, quello correva verso l'acqua. Sì. Cani, grazie. Vabbè, ma è bellissimo. Comunque, questi sono i Kikiren, che sono una nuova specie di personaggi presenti su Stormblood, perché noi siamo alla seconda espansione. Allora vi spiego. Abbiamo fatto Arian Reborn, che è il gioco base, poi abbiamo fatto la prima espansione che è Heaven's Ward, e la seconda espansione è Stormblood, che ripeto sono tutte espansioni ancora gratuite,
sembra incredibile ma vero, ma le hanno rese gratis. Quindi insomma le prime 2 espansioni, chi gioca alla free trial può giocarsi anche le 2 espansioni gratis e le post espansioni. Ha un sacco di contenuto gratis. Tutto quello che avete visto qua sono tutte robe che si possono fare gratis, quello che avete visto. Cioè, pensate, senza spendere un soldo. Poi Jack li ha spesi i soldi, sì, ho comprato il gioco, ho comprato le espansioni, quindi sì, però ripeto, è più una cosa per il business, perché è una questione monetaria, perché c'è un limite che sembra che sia di 300.000 gil. Io in questo momento ho 1.500.000 gil. Dobbiamo andare a dare i numeri poi appena esco da sto zitto. Sai dare i numeri, i 4 numeri, soliti 4 numeri. So che sai di cosa sto parlando lì, ogni volta lo facciamo così. E anche te hai pronosticato, magari ti chiederò il tuo numero dopo. Anzi, senza magari ti chiedo il tuo numero dopo, ma non adesso. Sono impegnato qua. Ed è una battaglia difficile perché vedo che sto faticando. Stanno menando. Devo usare qualche mossa. Perdona il commento così proprio out of nowhere. Sì. Ma stavo pensando, nelle live retro. Sì. Qualche gioco dell'Inutiums potrebbe capitare prima o poi? Sì, anche se... Allora ti spiego, certamente sì, perché ad esempio sto portando un sacco di retro gaming, ad esempio venerdì arriva Medieval PS1, ma mica remake, ma PS1, ovviamente PS1, ma che remake? Ma quale remake? Vogliamo la versione PS1, ovviamente versione su PS5 ma PS1, cioè non il remake che hanno fatto, poi la PS1, la versione, insomma. Quello c'è solamente il doppiaggio originale, mi pare. Ci sarà. Ci sarà sì. Certo che c'è il doppiaggio originale, deve esserci. Insomma sì, ci sarà. Io parlo di quello italiano. Sì, ma certo è in italiano assolutamente. Confermo già tutto in italiano assolutamente. Se giochi PS1 assolutamente sì, sempre messo in italiano. Certamente. È un po' anche effetto nostalgico, dai. Sono cresciuti con quei giochi. Io però Medieval 1 me l'avevo perso, ho giocato tanto il 2 mi piaceva da morire, veramente il 2. Ma l'1 dicono che è ancora più bello. Vedremo, lo scopriremo. Non so. Ma opinioni, non so se tu li hai giocati tutti e due, lì Simo. Il tributo. Giocai la versione PSP, purtroppo quella molto ben accorciata. Ai, esiste una versione accorciata, cavolo. Ah sì, la Resurrection mi sembra che si chiama la versione PSP. Sì. Giocai quella solamente. C'è anche quella, ma non l'ho scaricata da giocare, non avrebbe senso. Quindi hanno tagliato parti del gioco, pensa a te. Anzi, un remake. Un remake esiste. Che segue tale la trama e pur palesando molte differenze nelle strutture dei livelli e del gameplay. Resurrection. Sì. Immagino. La PSP è stata una grande console, ragazzi, quanto ci ho giocato. PSP, DS, veramente il pic assoluto. La DS era piccolino, ma quanti idee. Eccolo, il pulcino. L'amico. Panzung. Chiamiamo così Panzung. Guarda, io un giorno, se avrò modo, vorrei riprendere la PSP, la Vita e forse qualche Nintendo. La Vita è stato un grande insuccesso. Si parla tanto di una nuova PSP, si rumoreggia, ma secondo me sono ancora rumori, un po' come ogni volta che dicono si sa già le specifiche della PS6, non si sa un cavolo, non c'è ancora nulla, non sanno nemmeno se avrà vita. PS6 subito. PSP potrebbe tecnicamente, però non lo so, perché diciamo che ormai c'è i cellulari, cioè i cellulari hanno sostituito il portable gaming e a questo punto ti chiedi ma cosa serve veramente una console portatile quando ormai c'è un mercato di cellulari gigantesco. Ma io devo dire una cosa, Alex, mi sono dimenticato, cavolo, vabbè, è andato signor Alex, è intanto torna, Alex, io lo devo dire. Sperarla un po' perché in questo periodo mi voglio recuperare, che non ho avuto modo di approcciarmi subito. A cosa? A quale console? A PlayStation Vita. Sì, anche io non ho preso, ma sono contento che i giochi mi interessano di più, tranne Uncharted, quello lì che non hanno mai fatto remake. Quella versione, l'Abisso d'Oro, mi sembra che si chiamasse. Mi spiace sta cosa. Sì. Purtroppo l'Abisso. Poi se un giorno avrò botte di C,
Ma questo è più per PlayStation 3, perché magari anche Penso comunque che si possa dire quella parola, la vita, vorrei recuperare la trilogia di Sly. sì, ma se io venerdì ho vinto il mese, sì, lo vinci sto mese, Leonardo, e poi la top generale, che poi ti faccio vedere intanto come sta andando, la generale, quella di tutto l'anno, poi ovviamente lo troverai chiaramente lo troverai sulla console, come no. Oh, poi ho chiuso il file, devo riprirlo, vediamo se recenti, streaming, ok, l'ho trovato, meno male. Oh, si è risolta, ragazzi, che paura, veramente che paura, meno male che è fatto bene. Allora, da streaming vi metto la classifica attuale, è giugno, no, non siamo a giugno, vero? Non siamo più a giugno, siamo a settembre, è la generale di settembre, dopo settembre, ve la metto qua, non è quella, è questa qua, metto i primi 10, è veramente bella, questo mese è appassionante. Aspetta, però il messaggio ha confuso, no, aspetta Leonardo, la cancello un attimo perché non si capisce niente, abbiamo messo due top insieme, scusami. Questa qua, abbiamo Leonardo 82 punti, Comettino 80, quindi vedete, ve la giocate a 2 punti di differenza. Chi è? Sei. Ah, ok. Dicevo, Tony 67, Alex 59, Raffaele 55, Samu 37, Lio 36, vedi che sei in top 10, Ice 28, Sinkai 24, Eren 22, e poi abbiamo ad esempio il mitico Lio, ha già... già, l'ho già letto, se Simo, volevo dire Simo 7 punti, ma perché tipo anche... vabbè, ho fatto... no, c'è qualcosa che non quadra. No, è giusto, ok, scusami. Sono io che mi si stanno incrociando gli occhi, avete pazienza oggi. Poi oggi ero stanco, ero veramente stanco, non sto troppo bene io, però volevo esserci, infatti mi sto divertendo, sono contento che sono qua. Purtroppo questo periodo a livello di salute non è stato un buon autunno per ora, non ho avuto nessuna influenza, ma posso proprio io così di mio. Che bello, Ok, andiamo avanti. Mefrid, vedete che sto ricominciando di nuovo tutto il giro per prendersi i punti per poter andare avanti e sbloccare il volo. Mi sono impegnato, sei sempre qua Leonardo, infatti oggi grazie che sei passato per la premiere, che abbiamo visto ovviamente una grande Chievo Verona, oggi grande Chievo Verona del 2003, FIFA 2003, gran gioco veramente, sempre bello. Sì, comunque se porterai anche tu carriere, sì, o qualcosa, sicuramente ti diverti. Ecco, arrivano gli imperiali, abbiamo una signorina. Non saranno molto simpatici perché sono i villain della espansione. Stai nascosto e non intervenire. Hello? Sto vedendo la scena. Ma era sembrato che sarà molto cieco, ho detto cavolo. No, sto vedendo cosa succede, ragazzi. Pensano che sia una spia della resistenza. È una spia della resistenza. È una spiazza. Non ho capito, non sono mica stupido. No, non so solamente. Alex mi ha mandato un'immagine, ma io in realtà ero io che devo mandare una cosa ad Alex. Io sto trovando alcuni giochi. Stephen Curry, cosa ci fa Stephen Curry? Ma questa è la modalità, ok, proprio te volevo vedere, grazie per la visita. Ma cos'è sta modalità? Ma perché puoi vedere, perché puoi parlare con i giocatori? Vabbè, strana sta cosa, molto strana. Ma vediamo cosa fa questo qua. Ti ho detto sta fermo! Pugno in faccia, sembra giusto. Sai, è un civile. Ti faccio con la striscia. Non sono io, però. Chi è? Comettino? Qualcuno si è collegato. Sento l'odore di vino. Ciao divino che fai di buon consiglio. È lui. Perché non mi chiamo Jack del Max? Alex,
Devo farti sentire una voce, Alex. Buongiorno, mio imperatore. Grazie, grazie. Non mettetemi troppi sound disco, però grazie perché stiamo sentendo qua la trama. C'è la trama in questo momento. Ciao, Stefano, benvenuto. Grazie. Perché non mi chiamo? Comunque, Alex, come hai fatto a far comparire Stephen Curry? È la carriera? Combinato Alex. Dove ha combinato Alex? Perché Alex sta scrivendo. Non vedo adesso. Dovete parare. Ecco questa qui la voce, Alex, devi riconoscere sta voce. Senti sta voce. Ma che cazzo c'è di sottofondo, scusate? Non lo so. Che urla. Penso... Ci sono io che sto litigando con cosa? Con il mio GM. Appunto. Il General Manager funziona così. Cavolo, non lo sapevo che mai General Manager c'erano i personaggi con cui parlare. Credevo fosse la stessa cosa di quella che facciamo noi, ma in NBA. Calci. Alla Mingas non c'è da fidarsi di loro. Alla minga la città. Beh, comunque è interessante Alex, che è quel giocatore, esatto, non sapevo che era mai General Manager. Non l'ho mai provato, però ho detto. Picchia. Stendi come si deve. Fordola, signorina. Silenzio, Lord Zenos si aspetta il nostro rapporto. In MyNBA puoi modificare totalmente la lega. Bello, no, beh, non sono abbastanza pratico, però. Qualche svergolata mia ci sarebbe anche, per idea, che ne so, tipo... Prendi gli Spurs e li togli e ci crei il cometino buovino. Facciamo una lega. Comunque volevo far vedere una cosa io. Fatemi togliere ancora il coso automatico. Voglio far vedere una cosa. Cometino e Alex. Meno male che siete tutti e due. Ecco, questa è la voce. Adesso non sento Nostriga. No, ce l'ho con Alex. Deve capire lui chi è. Allora, praticamente senza reinstallare Honkai, perché mi è venuta voglia, perché c'è Cometino che ci sta giocando su Honkai. Ho visto il video, ho visto l'immagine, c'è la tua faccia. Dimmi dove stracacchio l'hai trovato. Non lo so, ho aperto il tuo canale e mi è uscita questa immagine. Era nei favoriti, insomma, consigliati. Comunque abbiamo questa cosa qua. Unforosback. E allora ho scaricato. Allora mi sono messo a fare un po' di cose. Cioè, vedi, Alex, non ho ancora abbandonato la speranza su questo gioco. Signor, ma se continua a parlare sopra. Lo so come Tino parla. Adesso lo facciamo silenziare un attimo. No, non è vero. Senti, Per me è Tose. Cosa? Come Tino, un silenzio. Non si è un attimo. Voglio sentire cosa dice Meffrid. Voglio sentire che. Adesso devo risolvere il mistero. Io non conosco una voce. Ma Jeff, che te ne frega che hai giocato a Honkai? Vabbè. Alex, mi stai postando roba su OSM da un mese, ma non di OSM, non me ne può fregare nulla. Come dire, non me ne frega niente neanche a me, però io ti ascolto, cioè si parla, Alex, si parla, è ovvio che si parla. Cioè anche a me di OSM non me ne frega nulla se ti fai la finale di Coppa, se vinci il campionato, non me ne può fregare un cavolo, ma sono giochi, ognuno ha i suoi. Honkai è un gioco che condividiamo entrambi, OSM ci ho giocato anch'io, ad esempio. Poi l'ho comprato perché è un gioco di N, fa veramente schifo. Notizie della live. È vero Alex. Vabbè, però mi hai anche mandato. Aspetta, avevi pullato qualcosa. Ah no, quello era Genshin, scusate. Non avevo visto il messaggio di Lorenzone, vabbè, dopo gli rispondo. E miau. Non sono io. Ma comunque devi spiegarmi come cacchio hai trovato che lì Honkai sul mio canale, perché io ho provato a cercare che io non ho manco visto, non riesco a trovarlo. Allora non hai fatto. Si vede che si è mischiato con qualcosa. Sai che a volte succede. A me è successo, anche su Twitch mi è successo che mi compariva un gioco e poi era altro. Ha fatto lo zozzoso, se dobbiamo dire così. Sì. Cosa? Sì, esatto. Ma non è colpa di Cometino, Come se fosse speciale che tutti lo hanno. Ma no, non è quello, Alex. Mi sono divertito, mi sono fatto anche tutta quella serie di missioni, quelle di combattimento, mi sono piaciute tanto. Era quella degli intrattenitori, sai, dei comedian. Mi è piaciuta, era una bella modalità, veramente, devo dire. Non è mica per Daneng, l'ho scaricato per lui, ma che fa la porta aperta qua? Ci sono di mezzo i gatti, per molto probabilmente. Perché poi adesso vi spiego, la Iris è un genio, la prima gatta che riesce anche a aprirsi da dentro fuori. Sì, a caso, non devi fare nulla, glielo lasci girare. Sì, poi mi è piaciuta perché fa ridere, cioè nel senso è comedian, fa proprio ridere, divertente. Oh, guarda, questo qui è l'amico di Cometino, è il Chocobo grosso. Adesso non vedo perché sto cercando di aprire Boosteroid.
Si è preso gli steroidi, no? Certe cose non dovresti usarle, fanno male alla salute. No, ma boosteroid nel senso che uso per giocarci a farming e altro. Ah, non gli steroidi, meno male. Ho detto boosteroid. Siamo più potenziali. Se prendi la versione normale avrai 10 minuti di inattività prima che ti danno 10 minuti di tempo prima di rientrare, se no ti cacciano. L'altra opzione ne hai 5 in più. Ma se sarebbe bello se esce una IA fatta da GeForce Now che un gran piede, una grande gamba che esce dallo schermo, gli dà un calcio a Stefano, lo butta fuori dalla stanza e dice sei fuori. Sì, Kick out. Perché? Dove cacchio? Ah, ce l'ho in tasca il telecomando. In tasca. Allora, io il fatto è che quando lo vidi, cioè quando ho saputo di Booster, l'ho saputo tramite un altro youtuber e ai tempi diciamo mi aveva incuriosito, ma poi il fatto è che molti di questi giochi, tu te li devi acquistare, cioè quelli dicevano ce n'erano quelli sono scontarelli anche, ci sono alcuni che sono gratuiti e 3/4 dei costi non erano. Ma no, non volevo dirti di Dan Heng, lo sai già Alex di Dan Heng, stavo parlando della cosa dei comedian, lo so Alex, Dan Heng lo sai già, non sei mica rimbabbito, se te l'ho già detto, lo so. Vabbè, c'è che tu c'hai una certa età, quindi vabbè, a me le cose ripetute 2 volte non mi dispiace, ok? Io per ripetere una cosa seconda volta è meglio, guarda, non mai detto, ma se non mi ripeto una cosa una seconda volta non si sa mai, sempre meglio nel caso non avessi. Non è che mi dimentico, perché poi mi va fuori dalla memoria tante cose. Ragan Fried, ma che sai per quella cosa lì, per quel famoso video. Allora, se tutto va bene oggi, stasera mi dovrebbe arrivare l'audio di un altro youtuber con cui collaboriamo. Siamo in totale 7 persone. In totale, quindi saranno invece di 10 saranno 14 giochi in tutto. Vabbè, ma quello ovviamente non era importante per me, nel senso sono contento di aver fatto la mia parte perché mi fa piacere. Meffrid, voglia, sto per trovarlo Alex. Sarà qualcosa che piace, qualche gioco che piace anche a te, chi lo sa. Allora Alex, aspetta che tolgo qua. Sì, ma vabbè, ovvio che sono giochi che piacciono a me. Allora guarda Alex, stiamo cercando i così, vabbè, Konishi è leggendario. Cosa? I doppiatori giapponesi di quelli di Final Fantasy. Meffrid, Kenichiro Matsuda, chi sei te? Cosa hai fatto? No, non è uno di Bleach. Non conosco nessuno di questi giochi. Spy per Family, no? Fa il cane. Ah, beh, il doppiatore del cane, Alex, grande cosa. Mi resta la modalità. Mi dicevo che mi è piaciuto tanto, Alex, sta cosa. Mi è piaciuta tantissimo questa modalità. Mi è divertito. Pensavo di giocare. Vabbè, comunque, quindi non è un doppiatore top. Pensavo, questa voce qua è pazzesca. No, mi sono sbagliato. Non è un doppiatore, a parte che fa quello che sembra Merlin Manson in Black Clover. Se è un personaggio che sembra Merlin Manson. Vabbè, ha doppiato Hulk. Grazie. Verdastro. Deludente, sono rimasto male, pensavo, sta voce qua è pazzesca. Niente, sono rimasto male. Meffrid, no, non aveva il doppiatore top, vabbè. Però abbiamo un po' di gente interessante su questa espansione. Perché dovete sapere che Final Fantasy XIV è preso molto seriamente in Giappone, è preso molto seriamente, è considerato uno dei top giochi giapponesi. Guarda, io non ho toccato se YouTube ho fatto qualcosa e mi ha tolto ancora i messaggi. No, tu hai scritto, ma non è vero, Comidia non c'entrava nulla. Iniziate a parlare ancora questo Dan Heng. Ma basta Dan Heng. Ma poi cosa mi interessa a me della modalità? Pensavo che ti piacesse, non lo so. Non ti piacesse. Mi ha tolto ancora i messaggi. No, ma ci sono, dai, anche se ci sono anche le parole. No, ma tranquillo. La cagata là hai scritto, ce l'ha tenuto, non ti cancella sto. Dai, spero che almeno quella parola lì YouTube non va a cancellarla. Ok, ho appena trovato un altro gioco da aggiungere alla mia libreria di Steam. Sì. Già mi sono fatto un altro bel regalo per Natale. Senza pagare Natale. Ti hai fatto un regalo di Halloween. Ma a me non piace, non è che provato Alex, non è che provato, io l'ho solo riscattato da Neng, non me ne frega nulla. Ma io invece dovrei provare a fare una cosa. Non mi interessa quel personaggio, veramente Alex, non è che non lo voglio ammettere, non me ne frega nulla di lui. L'ho preso, l'ho installato per lui, sì, l'ho installato per lui, però poi l'ho fatto per altro. Volevo dire quello, l'ho installato per lui.
L'ho installato per lui, certamente. Installato, non l'ho installato, l'ho giocato in cloud per lui, ma poi non è che... Sì, lo avrò provato con quella modalità lì, perché c'era, ma non è che fregava particolarmente. Che cacchio, era messo al massimo il volume della TV con Farm, porca boia. Davvero? Ti sei messo il volume al massimo? No, ho trovato ora il volume al massimo della TV. Sì. Non so chi l'abbia alzato. Perché ero via tutto il pomeriggio io. Ma sì, Sì, certo. Ho iniziato parlando di lui perché stavo dicendo che il motivo per cui l'ho installato era proprio quello, esatto, Alex. Vero. Ma perché sta scena non è doppiata? Oh, ripeto, io sono in Shadowbringers nel mio file. Cavolo, tutto doppiato, è bellissimo. Cioè, senti le voci ogni volta che parlano. Questa scena qua invece no. Sarà forse meno importante, però. Ma mi avete trovato la grande Liz. Sarebbe interessante sentire Cometino cosa... Ecco, attenzione, una grande domanda, questa è importante, di Alex per Cometino. Cometino, ci sei? C'è una domanda di Alex, te la leggo io. Adesso? Vuole sapere cosa ne pensi di Inhibitor Lune. Cosa ne pensi di Inhibitor Lune? Ma secondo me non l'ha ancora trovato nella trama, è ancora all'inizio. Non ho capito con Ostrica. Penso che non sappia ancora dell'Inhibitor Lune lui. Penso che lui, Cometino gli puoi chiedergli di Kafka, di Silverwolf, gli puoi chiedergli... Ma tu sei... scusami, io ho visto quel video là che giocavi a Honkai e non avevo visto il video. Ma quando mai ci ho giocato? Infatti, a quanto pare non ci hai giocato. È vero, non ci hai giocato. È vero questa cosa. Io vorrei sapere dove stracacchi è sbucato. Che ne so, io mi aspettavo di vedere qualche video di farming, in realtà vengo a vedere cosa fai te, come sono andato anche a vedere cosa pubblica Lio, anch'io... Sì, io sto un momento io sono come Batman, sono quello silenzioso che si guarda tutto, ma io dico, io mentre voi state litigando qui mi sto recuperando un vecchio... Perché litigare? Ma io non litigo mai con Alex, figurati. Simile a Minecraft che si chiama Mindtest. Che ai tempi mi piacque un sacco. Io sto cercando qualche mod da inserire nel gioco. Buono. Vabbè, ma ti sei visto l'ultimo short che ho pubblicato, Matt? Aspetta, qual era? Che ce n'erano uno forse di ieri, mi sembra. L'ho pubblicato sabato. Sabato, sì, hai ragione, vola tempo. Sì, sabato sicuro l'ho visto, sabato sicuro. Ma poi mi hai pure taggato, quindi sì. No, vabbè, quella è un'altra roba. Come dicevo di sabato in cui c'era Cristo scaduto, mi faceva sbollazzare in giro con la super forza. Mi soffiava addosso. No, non è che mi soffiava, prendeva la macchina con la super forza e mi faceva volare in giro. Ma si può fare la super forza in giro? Sì, su farming. Ed è normale la super forza? Tutto valido, ok. Comunque è bella giornata oggi, veramente, sono contento che siamo qua per divertirci un po'. Andiamo a dare i numeri, giusto? Facciamo dopo sta parte, andiamo a dare i numeri. I numeri? I soliti 4 numeri, ma scrivetemeli perché la mia memoria... vabbè, forse riesco a capire fino a un numero alla volta me lo ricordo. Sì, e questo qui infatti è il doppiatore di Diavolo, quello che vedremo dopo, sì. E anche... ok, fantastico. Allora, un attimino. Comunque 18.020 comunque per me. Aspetta, cosa hai detto? 18.020. Sì, 18.000. 18-20. 1820. Dirla che non sono altro. Sì. Se ti piacciono questi numeri, io, tu invece? Che mi dici? Io? Sì. 5.320. Sì. No, puoi finire senza lo zero finale, ti chiedo perché c'è già lo zero di Cometino. Mi servono... Allora, 5.324. Perfetto. Poi abbiamo Simo, ci sei? Dimmi che purtroppo non... Puoi dirmi un numero da 00009999? La tua scelta? 3145. Okay. Va bene, vado subito a inserirli. Grazie ragazzi. Ovviamente si spera sempre di riuscire a vincere, ma Inter Fiorentina è rinviata per quella tragedia, vero? È successa una cosa bruttissima. Ma poi allora, di quello che ho sentito al telegiornale, non è che il vecchio si sia sentito male. Si dice che il vecchio stava attraversando la strada,
senza indicazioni, senza niente, stava attraversando la strada per andare a una strada là vicino, e il portiere, il secondo portiere dell'Inter, cioè non è riuscito a frenare in tempo, perché lui dice, praticamente era così, dice l'ha visto proprio in quel momento mentre stava attraversando, non è riuscito a frenare e l'ha preso in pieno. Cavolo. Ed è sceso subito, perché poi molti hanno iniziato a dire poi lui ha cercato di andarsene. No, è rimasto prestato soccorso. No, non è vero sta cosa. È stato il primo a scendere a guarda il soccorso. Ma è ovvio, ma ci credo la buona fede, ma figurati, poi è sotto shock sta persona, non è che gliene frega nulla o cerca di nascondersi, anzi, certo che è ovvio che è brutta come cosa. Faccio un'analisi della questione, tu mi hai ripetuto ancora cosa mi hai scritto su Telegram, che avevi riscattato da Neng, poi tu hai detto che hai fatto nel gioco, mi entrano anche... Vabbè, ma è ovvio, ma anche a me Alex non me ne frega nulla. Di cosa fanno dei meme? Ma figurati, anche a me non me ne frega nulla Honkai. Tanto guarda, domani piglio l'ultima ricompensa, poi lo disinstallo di nuovo. Però vabbè, almeno mi sono fatto un evento, dai. Potrebbe essere il mio ultimo grande evento di Honkai, dai. Potrebbe essere l'ultimo il mio grande evento di Honkai. Spumeggiante! Del portiere dell'Inter. Sì, ma non è una roba memabile. Secondo me non è memabile, però. Cioè, è morta una persona, cioè. Non è memabile, secondo me. Ho capito che è vero che non ne parliamo, guarda, perché ho sentito domenica da mia madre che lì la regina della Thailandia è deceduta. Vabbè, ma noi in Italia 93 anni. Onestamente si parla, se quella inglese la conoscono tutti, ma onestamente manco sapevamo che in Thailandia... ma ti spiego, sai, quando un reale compie gli anni si dà il caso che è la festa o del papà o della mamma. Che succede là dietro? Chi è che ha sperato sto sabato? Non io. Conseguenze sulla Juve. Almeno vai al metro. È vero, ogni volta chiedono sempre. No, mi è spuntato così. Cioè, chiamate sono sbloccati. Sono io che ho fatto il potenziamento di questo server. Sono io che ho fatto il potenziamento. E lui ma non lo sapeva. Puà. Piace puà, come con lo sputo. Puà. La zebra puà. Come dicevo, che quando il re o la regina compie gli anni vuol dire che è la festa del papà o della mamma lì in Thailandia. È bello. Beh, è una bella cosa associare la famiglia reale a sta cosa, non mi dispiace onestamente, anche perché molti paesi stanno sparendo le monarchie, però conseguenze sulla Juve, anche è vero, sta cosa la diranno, perché la Juve, vabbè, ovvio, ogni volta si chiede ma la Juve, è la Juve, non so. No, ora sai cosa accadrà, te lo dico io cosa accadrà. Sicuramente l'unica cosa che accadrà è che quelli inizieranno a dire ma sai, sarebbe meglio che questa squadra pagasse per quello che ha fatto. No, la squadra non deve, ma no, non succederà mai. Non c'è nessun tipo di responsabilità. La legge non può buttarsi, per quanto ci sono delle robe strane a volte, ma non può buttarsi contro una squadra, non c'entra nulla. La squadra, che cosa c'entra? La squadra, anzi, la squadra ha già pagato, ha già sospeso la partita, è già successo qualcosa, non è che l'hanno bollata lì, hanno rinviato la partita, ragazzi, se è vero quello che dice Leonardo, e fa vedere, ma a me la segno ancora assegnata per domani sera, però probabilmente sarà, magari è vero, magari non lo so, perché non vedo notizie di rinvii ufficiali, però onestamente. Leonardo, devi sempre stare attento alle notizie che leggi, te lo dico 1000 volte, perché verifica, cercati una seconda fonte. Sarà vera sta notizia? Sì, no? Sì, se sì, la diciamo, se no, non la diciamo. O magari non lo so, forse l'hanno rinviata, ma non c'è nessuna notizia di rinvio. Ma che sta passando fuori? Cavolo, sto rumore. Oh, una roba gigantesca, un camion grosso. Me l'hanno inserito, quindi. Questa musica allegra con la scena triste ha molto senso. Animali poi. Ma adesso vedo il tuo profilo, Simo, ti sei messo un avatar messicano? Non so come definirlo. È il Team Fortress. Team Fortress, esatto. È di Team Fortress. È il grosso di Team Fortress 2. Che è memabilissimo quel personaggio, è famoso. Sì, questo è uno degli ultimi cappelli che è uscito. Mi faceva troppo ridere. Come dire, se ti interessa, c'è un gioco simile Minecraft che è gratis, ve lo puoi scaricare tranquillamente da internet,
che in alcuni punti è leggermente migliore di Minecraft. Io ti ricordo che sono senza computer. Sì. Ma forse che c'è magari per internet, se non mi sbaglio. Per il browser. Per il cellulare, c'è l'app proprio sul cellulare. Si chiama Mindest. Vabbè, ho capito, ma di cloni di Minecraft ne sono tantissimi, alcuni anche... No, ma questo è uguale a Minecraft, però è diverso, cioè non è, sai, come Minecraft, cose qua, ti puoi mettere tutte le cose che vuoi tu. Sì. Io l'ho riscaricato perché... Comunque ho bocciato Levi il fetta al latte, non mi piace, non lo salvo l'immagine, non mi hanno convinto. Cosa? Levi il fetta al latte non mi è piaciuto, l'ho cancellato. Cioè che a me era normale, quello non era Neville fetta al latte, quello era un formaggio francese, quello lì. Bocciato, cioè io che li odio, cioè veramente. Il Camembert? No, quello lì con la muffa di sopra. No, che schifo. Poi è l'unico formaggio francese, chiamiamo francese che mi è venuto in mente. Ragazzi, sono allergico. Lo so, ma Dio per me che ha tirato fuori questo discorso. Ho capito perché ci assomigliava, ha ragione Lio, ci assomigliava davvero tanto. Cioè, sì, il gorgonzola, ma c'è che schifo, poi stasera non mangio. Io lo odio. Io odio il formaggio, anche non se non mi grande come Tino. Ragazzi, come Tino. Top. Anche se a dire la verità, a me piace la mozzarella, anche il cheddar se fritto. Cioè, nel senso che mia madre mette taglia dei fette di cheddar. Vogliamo parlare della fottuta. Taglia delle fette di cheddar grosse, poi lo infarina. Sì, vedete, c'è l'inno. C'è l'inno. L'inno dell'impero. Mi sono appena fatto. C'è anche i sottotitoli. Ma tu, Carmelo, che cacchio. Ma guardate che bello, ragazzi, un attimino. Ma guardate che spettacolo. C'è l'inno nazionale. C'è l'inno nazionale, quindi io stavo per fare, sai, l'inno dell'Italia. No, ma loro. Sì, ma ragazzi, c'è l'inno. Un minuto di silenzio. Imperatore. Se sembra il tizio di che era World of Warcraft. Può essere. Non mi sorprenderebbe visto lo stile del gioco. Che bello quest'inno. Cos'è Leonardo? Il simbolino prima di top? Ha perso un simbolo strano. È più e meno unito assieme. Jack, io non vorrei essere simbolino nazionale. Dimmi. Roma. Tu hai visto? Dico, tu hai visto i tizi, cioè i soldati come erano vestiti? Sì, vabbè, sono vestiti da romani. Non proprio da romani, Jack. Lo so, ma io voglio dire da romani per evitare il problema, perché... Erano vestiti da Wolfenstein, ecco. Sì, lo so. E non quelli vecchi, quelli nuovi. Sì. Non so, che cosa? Questi sono i crociati di Wolfenstein. Infatti sembrano crociati, esatto. C'è come la croce sulla testa. Militu. I militi imperiali. Eccolo, il grande villain dell'espansione. Zenos. L'uomo dei capelli biondi lunghi. Hanno fatto bell'occhio, non è solito villain brutto. Questa dovrebbe essere la versione quella bianca di quel rapper americano che si è fatto attaccare un diadema al centro della fronte. No, non credo, è una lore del gioco. E gliel'hanno strappato a mani nude. Durante un concerto gli hanno preso proprio queste cose e gliel'hanno strappato così. C'è una foto con questo che c'ha un buco in fronte. Che nemmeno quando ti fanno le esecuzioni. No, ma comunque no, questa è importantissima sta cosa del diadema che c'hanno. La 12ª non è un posto per la 12ª legione. Ormai lo conoscete come legioni. Lo sai chi ricorda di più, Jack? A me ricorda Bugs Bunny. No, questi questo tizio qui mi ricorda i Cavalieri dello Zodiaco quando dei poveri cristi si devono andare ad affrontare i signori là dell'Ottetomba. Bellissimi, c'era Hades. Hades, ecco. Sai che ci assomiglia, ma sai che ci assomiglia?
Poi non ce la farete mai. 5 secondi dopo gli hanno appena fatto. Vabbè, non è che non 5 secondi dopo, ma Vabbè, c'è qualcosa di simile. Figo adesso. adesso arriva Walkman e fa fulmine di Pegasus. Sì. Sai che sarebbe bello un sound col fulmine di Pegasus? Sì. Potrebbe essere. Provalo, Carmelo. Quello e quel nato, sai quello sarebbe bello anche. Quello lì con quella di Sire il Dragone, non mi ricordo il doppiatore. Forse il doppiatore era coso. Gianluca Iacono. Quando fa colpo segreto del drago nascente. Bello, bello. Attenzione, ha ucciso quello. Perché ha detto un codardo. Beh, era il suo Milito. Ha fatto fuori Milito. È spietato. È spietato, Diego ragazzi. Milito. Che ha trovato... È un leader spietato. Che poi lui non è l'imperatore, però è il capo. Diego Milito. No, Diego Milito no. Poi è un grande giocatore. Ma a proposito, Diego Milito che fine ha fatto? Vabbè, sarà ritirato come tutti. Non so niente. Continua a fare l'asado. A fare? A fare che? L'asado. Avevo capito l'Asylum. Un piatto di carne, se ricordo bene. Sì, si è ritirato nel 2016. Adesso è diventato chef. Cioè da calciatore è È una diventato chef. battuta, magari si gode la pensione. Ragazzi, un attimo, abbiamo ancora la cena, scusate. Invito tutti i nostri vicini. Ma sapete che tutti odiano l'impero? Chissà perché, guarda. Zeus, fate 2 domande. Forse perché ammazzate uno perché aveva mostrato un'esitazione. C'è che cita l'attuale situazione mondiale, l'attuale situazione. No, ma il gioco è l'attuale situazione. È terribile, ragazzi. Cioè, con una sola frase, l'hai citata con una sola frase. Tutti ce l'hanno oggi, con l'impero, sì. Tutti oggi c'hanno un impero. No, c'hanno contro l'impero, nel senso. C'è un solo impero che sta sullo stato da punti. Come gestiremo questi selvaggi? Perché li ti tratta come se fossero selvaggi. È normale, gente, li state trattando malissimo e li chiamate pure selvaggi. È arrivato il principe di sta fava, è arrivato. Sì, è veramente lui. Dall'alto della sua forza, perché comunque lui è imbattibile, però. Vabbè, c'è lei. C'ha un viso come in gallina. Mio signore, ho una proposta. Ok, silenzio, donna di Alaminga. Non dimenticarti di te stessa. Ah, vedi, non vogliono sentirla parlare. Ho sentito la parola più sbagliata. Che cosa? Donna di Alaminga. Avevo capito il check che diceva sei della tua minchia. No! Non mi dissocio. Ma su. Invece di sentire sei nella tua minchia. La minga. Io avevo capito Ho capito benissimo così capito. Io odio la gente che non collabora nei giochi. Sì, dillo mai. Nel frattempo io ho un trattore Questi posseduto. selvaggi. Ora questo si fa fare un suo. Gli ha dato l'incarico di cacciare i suoi stessi. Carmelo, te l'ho detto 1 miliardo di volte che io odio Fortnite, non ne voglio neanche giocare. Ma dai, come però scusami, non hai fatto uno short dove facevi le danze di Ma che Fortnite? ha parlato di Fortnite, ho detto ora si vede questo che questa qui la prende dalla testa e gli fa fare un soffoco. No, mi dissocio, non si può dire sta cosa. Si può pensare, non si può dire. Si può pensare. Cavolo, ti vedi in questione alta così, quella ci arriva al busto, cavolo vuoi? Sembra l'inizio di un video interessante, bisogna metterlo così. Senti Max sui short. Dicevo che stai facendo la rubrica degli short, vi mostro le danze di Fortnite dove tu imiti. Ehi, vai Mona. Però è una roba da TikTok quella, secondo me è una roba da TikTok. Ci vedo farlo su TikTok. Io non ho paura di queste cose. Cos'è sta roba? Ci sta. Ma non ti giudichiamo, come ti non ti giudichiamo, dovete fare le danze di Fortnite. Ehi, vai Mona. Odio Fortnite. Non abbastanza, secondo me. Non so neanche di notte. Ehi, va là. La relazione segreta tra Comitino e Fortnite. Ma vai a giocarci te a Fortnite con Sto cavolo, non ci gioco più andare. Non ci gioco più a Fortnite. Dato che vuole giocare sempre a Fortnite. Ma non è vero. No, è la verità. Ogni volta che mi trovo su Discord ha detto vabbè io vado a giocare a Fortnite. Chi?
Cristian scaduto. Oh. lui, ma lui io ti credo, io avevo capito io. No, ma Christian ci credo. Ma Christian ci credo. Ma certo che ci credo, perché non devo crederci? Ma certo che ci credo, mancherebbe altro. No, ma io non ho detto che non devi crederci. Io credo nel cuore delle carte, come dire. Ci credo, ci credo. Cacchio trattore. Sto Kaiba. Sì. Che stupido il trattore, ti ho detto di star dritto e non andare per zigzag. Vabbè, però porca puttana. Ah, dai, Cos'hai che Simone carina ogni questa. volta? Fatti le porconi. Vabbè, sarà solo cosa. Guarda, questa specie è pazzesca. Sembrano tipo delle sirene. Vedi che c'ha la coda da sirena, cioè il corpo, la parte sotto la sirena e la parte sopra la donna. Fortissimo. Adorabili, veramente. Adorabili. Non ci dovrebbe essere. Cosa sta cantando? Cosa canta questo? Ramelo. Sta sicuramente cantando una danza di Fortnite, sicuro. Io l'unica di Fortnite che mi ricordo è quella musica quella di fine, basta, non so altro. Ma è un gioco che veramente non mi interessa più. Guarda, so che c'è Andy che lo adora, Andy Fire è innamorato di quel gioco, veramente. Fortnite, se lo sposerebbe, voglia. Mi piace tantissimo, ma io. Me lo dice, mi dice, ma sai, visto che c'è sta novità, ho capito, c'è i Simpson. Vabbè, non è che mi metto a scaricarmi Fortnite. Ma che me frega dei Simpson che tanto non li guardo più. Anche perché forse stanno facendo 3 miliardi di stagioni anche loro. È una cosa che non sopporto di cartoon. Cavolo, i personaggi non invecchiano. Porco cane. Ma anche lì il coso, spesso mi trovo anche con le clip dei Griffin su YouTube. Erano divertenti, però una volta quelli facevano veramente tanto ridere. C'era Alan che dirigeva gli episodi. Sì, vedere l'episodio. È che adesso il fatto è che siccome negli ultimi tempi i Griffin e i Simpson si sono palesemente presi per i fondelli in alcune occasioni, loro fanno ciò che fa i Simpson fanno i Griffin, ciò che fanno i Simpson. Sì, ma sicuro, è inevitabile. Io di fatti molte, ad esempio i Simpson non li sto seguendo più. Io se qualche volta ora negli ultimi tempi mi sto recuperando sulla Rai. Più che altro perché ultimamente c'è un buonismo eccessivo che non puoi più fare un certo tipo di umorismo che facevano prima. Non puoi fare più la satira pungente. Non puoi più farla perché prima si parodizzava cose. Oggi si può fare satira perché la satira è un diritto, ma non più pungente. La tira di Striscia Notizia. Striscia Notizia fa schifo, dai. Se quella è satira, guarda per proprio... No, ma dico, c'è una rubrica chiamata che satira tira, non so cosa voglia dire. Guarda, da e non Ricci capisco mi il aspetto senso. tutto tranne che la satira come la intendo io, cioè, da Ricci proprio. Guarda, contenuto... Ma tu sai che Jack che in passato il signor Gabibbo è stato indicato come possibile cosa, come si chiama? Possibile partito politico? No. Ciao, grazie. C'è un partito del articolo che si parla proprio del partito del Gabibbo, che e aveva ottenuto anche un bel po' di voti, cioè, ma c'era lui di mezzo, non penso che ci fosse lui di mezzo. Sì, c'era lui rappresentante, cioè veniva rappresentato lui come cosa. Ma lì perché usi una persona che ha un volto pubblico e la gente è affezionata al volto pubblico e ti va a votare il partito, non so, fanno così. È un'idea furba, a livello di business, un'idea furba perché gran parte della politica. Poi guarda WhatsApp, Carmelo, poi guarda WhatsApp. Ma altro che oggi mi hai mandato un audio di te che cantavi James Brown. James Brown. I Feel Good, hai cantato I Feel Good tutto intera per come James Brown è bellissimo. Ha fatto pure wow! Così. No, l'ultima volta io stavo James Brown. No, ma io l'ultima volta stavo in casa, stavo cantando 1000 anni nei Nomadi. Vabbè, dai, non posso dire nulla. Jack, segni di sto nome per qualche altro tuo essere, James Brown.
invece di James Brown. Com'è? Tu hai James? detto invece di James Brown, tu hai detto James Brano. Bravo. E ho detto, Ha detto cavolo, James Brown, Ho no detto James Brown. Ho detto io la pronuncia ce l'ho buona. allora lo potessi usare Allora perfettamente. tu sei per sordo, uno di- allora Carmelo sei Ma sordo. non è sordo, è normale che con Discord ti distorce le voci, dai. Discord è una delle cose che peggio ti prende il tuo audio e diventa Oh, James Brano non è che suona male, raga, devo dirlo, James Brano non suona male. È vero, ha molto italo-americano. Oh, guarda come è andato a nascondersi questo qua, porco cane, fino lì in fondo, a questa persona. Perché mi sono unito alla resistenza? Perché sì. Beh, no, perché sono cavoli miei. Sì. Ancora il nostro Che c'è adesso? la zucca, stiamo cavalcando una zucca. Come dire, non mi duole una costola. Ti vuole una costola, fatela esportare questa comettina. Bendata. Faccio come cosa? Faccio come minghiere che si chiamava. Chirurgo. No. Vai già via Leonardo, va bene, grazie della compagnia. L'italiano, Grazie. com'è che si chiama? È stata smentita quella cosa. Cos'era? Che Sì, lo so, ma non diciamo il motivo. Merlin Manson, ma non era vero. le costole. Non diciamo il motivo. Autopiacere. Non dirlo il motivo, dicevlo. Autopiacere. Silenzio Carmelo. Ok, non vuoi saperlo come Tino, fidati, non vuoi saperlo. Ho detto silenzio Carmelo, quale guardia non hai capito tu Max? Non so, ma sto dicendo, non vuoi sapere sta cosa. Ma non era vera comunque sta cosa. Poi era Anche perché quale medico dell'epoca avrebbe accettato di fare una cosa del genere? L'annunzio, ragazzi. Beh. Vabbè, per il Vate questo è altro, però la notizia non era. Però era un Vabbè, fake. il Vate era un personaggio eccentrico. Sì, molto eclettico, ha anche posato. Ho visto delle foto del Vate che avrei voluto non vedere in vita mia, ragazzi. Porco cane, vorrei dimenticarmi che esistono, per fortuna. Non sono molto facili da trovare oggi, per fortuna nei vecchi internet, porco cane, questo cavolo lì. Ho visto delle foto che l'annunzio poi riesco a ricordarlo non come modello, diciamola così, non come modello, ma come poeta, come scrittore, non come modello. E non per le sue bravate, andiamo a conquistare Fiume, no, non quelle robe. Riesco a ricordarlo come scrittore perché era interessante. Nel frattempo si sente litigare di sottofondo. Sì, litiga, io non so niente. Che discutono con mio fratello per il fatto che lui dice che sono loro che raccolgono le cose, le olive quest'anno. Io e mia mamma non abbiamo mai raccolto le olive. Quando invece Problemi di olive, roba seria. le olive eravamo io e mia madre, e loro erano a controllarsi i mezzi con cui lavorano. È roba seria, ragazzi. Olive is a serious business, assolutamente. Ricordatelo, ragazzi. Olive è un business serio, ragazzi. Si gioca la vita. 12 minuti prima della chiusura, ecco. 12, non erano 22, scusa. No, perché me lo so mentre io era. Posso anche staccare prima se volete andare a vedere le partite, ragazzi, o sentire le telecronache, non è un problema, non vi tengo. So che Cometino ha già la maglia dell'Inter. Non ce l'ho. Invece canta Roma bella, corre da sta città. Canta. Voilà, corre da sta città. Corre da sta città, è bendito. Dica Cometino, dice che non ti fa Carmelo. Anche se penso che Cometino canterebbe più vino bello. Ma tu sei ubriaco cosa, Max? Ecco, lo del tavernello. Del tavernello. Sei ubriacato, Max. Devo aggiungere le quattro. Che Max si è ubriacato come lo è Alexa. Ma perché che è successo? Ho avuto un attimo di lag, che è successo? No, si dà il caso che il tuo imperatore si è ubriacato. No, aspetta, la sto aggiungendo nel quattro. Dunque, deve stare aggiunta le quote, ragazzi. Add cosa? quote, la leggo subito. Anzi, io a te l'onore di leggere la quote. Guarda, vino bello, mi sono ubriacato da sta taverna. Ah, vabbè. Che mi aspettavo.
Vabbè, non è... Vabbè, ma come ti non ha mai sentito i miei saluti? Quelli che piacciono tanto Cosa? Allora, Stefano, puoi guardare lo schermo un attimo? O dimmi solo se puoi, se non puoi... non lo faccio. Non ho sbattuto adesso di anche aprire YouTube. Cavolo, non è faticoso, non è Dio faticoso. santo, perché ho il joystick di Boosteroid in mezzo sul Ma cosa telefono. sta questo boosterite? Ma vai con GeForce Now infinito a Oh, pagamento. no, mi fa solo incazzare. Lo prendi a GeForce pagamento, Now, ci shoppi. Sì, prendi il pagamento, dopo un po' ti defenestrano, dopo Sì. O comunque come Tino ha recuperato un sacco di punti in classifica. Non raggiunge Leonardo, ma al secondo posto è tutto suo. Volevate vedere Hades di Sensia? Faccio subito vedere io. E lui era bellissimo come design, per me era troppo bello Hades. Peccato che era veramente disgraziato come carattere. O veramente. È disgraziato. Hades del Cavaliere dello Zodiaco. Hades. Io personalmente ho sempre adorato cose invece Virgo. Oh, ma allora ci sei come Tino, allora ci sei. Hai scritto? È appena aperto. Allora ti faccio vedere. Allora, ti saluto come Tino, guardami. Buon Pomerania e buona serana. No. E buona serana. Piaciuto? Come Tino, maledizione, perché? Aspetta un attimo, Carmelo, che sento doppio. Allora, te lo spiego. Come Tino, te lo dico per te. Buon Pomerania e buona serana. Hai visto? Buon Pomerania e serana. Pomeriggio, Pomerania, sera, serana. Questa è fantastica questa cosa. Ma io dico, perché? Perché è un modo affettuoso per mandarsi messaggi, salutarsi così, no? Un po' come Tino potrebbe salutare citando marche di vino, ad esempio, sai? Che lui ne cita sempre uno, veramente una B-Mark, qual è quello che citi sempre a te come Tino, quello là. Perché non ti vai a ubriacare un po' di vino, Max? Quale? Dimmi quale, come si chiama? Il Cabernet o quello che cazzo il Cabernet, non lo sapevo io. Mi sta sotto marca, voglio. Il Cabernet. Allora, dove sta cacchio lasciato il racco di sassi? Ma come, dove sono? Te l'ho detto un miliardo di volte dove stracacchio sono. Sassi. E te lo sei già dimenticato? Chi? No, perché non so se sei vicino al tizio che c'ha la statua di Goldrick in giardino e si fa pagare ora. Ma che cazzo? Sì. Sì, c'è uno Ci credo. che talmente si è appassionato a Goldrick che si è fatto mettere in giardino una statua. Ma ci credo. 6x8, una cosa del genere, 48. di grandezza dell'astronave di Goldrick. Vabbè, ci credo. Adesso 6 per 8, 48. È ovvio che ti ho risposto. Perché adesso io devo cercare il racco di sassi che non mi ricordo più dove stracacchio l'ho lasciato. Stracacchio, lui ha problemi di stacacchio. Adesso stracacchio. Però Radio dichiariamo aperta la fondazione. La fondazione delle teste grandi, anche io. Come Tino ogni giorno sì. Il presidente è quel nemico dell'uomo tigre, quello Mister No, esatto, Mister No. Il presidente. Poi ci pigliamo Mara di Shin Megami Tensei che non posso dichiaro ufficialmente che Max si è ubriacato. Ma sono stranamente serio. Ho il mal di testa, ma il mal di testa è sopportabile oggi. Io penso che c'ha la febbre e quindi sta ma io potrei avere la febbre, c'ho i brividi poi a Fausto, c'ho i brividoni. C'è i brividi. Ma ragazzi, ma mi state facendo stare bene voi, perché ripeto, io poi come Tino, grazie, io e Lio abbiamo apprezzato tantissimo l'omaggio, il regalo di Cometino di oggi, quei 2 euro regalati, veramente gentilissimo. Lio sta dicendo, ma io non li vedo sti 2. Ma io dico i brividoni sotto i walleroni per caso? No, quello no. In realtà ai fianchi,
Bianche, come se il fantasma di Cumettino fosse uscito dal suo armadio per venire lì a fare piantalo sti fantasmi. Vabbè, ma sta nell'armadio, che fastidio ti dà? Che nell'armadio non è che Ma ti tu ce l'hai nell'armadio. l'armadio non ho neanche un armadio nella stanza. Che cavolo di armadio? Il fantasma di Novella senza armadio. Ma poi scusami, perché oggi. Ma poi dicevo, ma perché oggi non ci sono mi piace poi a Faust? Perché oggi sto video? Ma se è un bug di YouTube, perché ripeto, è assurdo. Magari nella stanza dei tuoi, Max, nella stanza dei tuoi. I miei uno non c'è più, e poi aveva la sua stanza. C'erano 2 stanze separate, quindi insomma, diciamo la stanza di mia madre, sì, armadi ci sono, ci va dentro l'anaconda, il gatto anaconda, non Vabbè, però. Anaconda va dentro l'armadio, intanto fai sentire i rumori, toton, e poi ti trovi combina. Anaconda che scava con le zampe, scava. Dico, che cavolo è Godzilla? Perché lui è sordo e allora non sente i rumori che fa. Allora fa un rumore fortissimo, gli darebbe fastidio anche a lui se sentisse, ma non sente, lui non può sentire, è nato sordo. L'ho scoperto tardi che era sordo, però avrei dovuto sospettare, perché quando sono completamente bianchi potrebbero essere albini e quindi potrebbero avere problemi di sordità i gatti. Sua sorella no, è bianca, la Wise, ma non ha problemi, si sente benissimo, è tranquillo, e quando apri il mangiare vedi che lo sente da sotto casa, quindi secondo me Jack non è per male, ma secondo me ti stanno facendo una truffa i gatti. Ti dicono che i soldi non sono. Esatto, anche quello. Ti dicono, ti aspettano che a te gatti poi vengono e gli fanno spaccio di cose, spaccio di come si chiama? Di crocchetti, gli dicono: guarda, ti diamo queste qui, però il tuo socio non fare con altri queste cose, quindi i gatti che in società sembrano i gatti di Pinocchio. Perché cavolo ho trovato un The Sims coi cosi, come si chiama? Un comettino? No, con gli studenti. Che cavolo, perché? Non lo so. Beh, se cliccate The Sims ha le espansioni, quelle del college, quella universitaria. Io credo di avere quella universitaria io. Ma perché poi voi non avete visto, io avevo comprato altra roba quando poi ho finito il file. Poco, perché non è che shoppo praticamente sul... poi pensate Jack shoppone, no? In realtà no. No, io non shoppo nemmeno i cose, mi faccio regalare letteralmente cose dagli altri, quindi sì, sono un pezzo di merda, ma lo so, il problema c'è a farsi regalare le cose, il problema c'è, non c'è nessun problema. Vabbè, che ci sono magari un bordello di giochi gratis su poi forse mi sentirete male, ho aperto l'EA app, mi sta facendo un download dell'app, poi appena pensavo. Vabbè, tanto fra poco devo staccare, finiamo sta scena. È stato un buon inizio qua di Stormblood, la seconda espansione. Sta andando bene. Jack, domani che porti? Domani The Last of Us parte 2 lo ricomincio, perché la volta scorsa mi sono rivisto il video e c'erano le voci in sottofondo, eravamo tipo in 4, si parlava, deve essere narrativo, qualcuno mi aveva detto ma non si può tenere The Last of Us fatto così. Ho detto ma c'era gente che ci parla sopra, ho detto mi scuso, mi ho scusato e lo rifaccio da zero. The Last of Us parte 2 ovviamente, quindi... Vabbè, si potrebbe fare che siamo zitti fino alla fine della ragazzi. Ma non è quello, è tutto cutscene quel gioco, parlano sempre, parlano anche mentre si attaccano. È tutto cutscene. No, io più che altro perché ti spiego il motivo per cui voglio sbrigarmi a finire, ti faccio vedere il motivo, non so se riesco a farlo vedere, ma è che pesa sui 150 giga e voglio liberare 150 giga. Che cavolo di cos'è? 150 giga, cioè, perché tu non hai visto Jedi Survivor, è anche peggio Jedi Survivor, questo qui della EA. 150 sì, giga, lo so, che anzi è considerato forse uno dei pochi giochi più belli di cosa. Star Wars, sì, assolutamente. Vabbè, Jedi Survivor sarebbe bello da portare. Ma poi appena lo finisco me lo disinstallo, ma se già fate che mi blocco. Sarò io che sono strano. È talmente tanto open world quel gioco che ti blocchi. Ma dove devo andare? L'altro, quello che non è open world, ok, ho sbagliato. Non è open world, ma è comunque pieno di roba strana. Non è proprio open world, ovviamente. Non è open world, però intendevo un'altra cosa. Io però sarebbe bello, soprattutto a te che piace lo spazio. Faccio vedere questa cosa. Ma piace, infatti mi sta piacendo, però anche le cose che non mi piacciono. No. Guarda,
Ecco qua. C'è anche cosa Stalker, ho visto. Sì. Quello Stalker. Allora, Sì che ce l'ho. io ti consiglierei di far così, Jack. Appena ti trovi qualche gioco che finisci e che cioè devi chiudere un buco. Sì. Ma no, già di cose. Non vedo l'ora di poter portare il mio prossimo progetto lungo. Porta Stalker. Non diciamo quella parola, perché poi YouTube pensa altro. Fidati di me. YouTube è il titolo della serie. Andrebbe detto STALKER in maiuscolo. Dovremmo dirlo in lingua. Ma che ne so io, non è colpa tua, non è colpa mia, ma boia, funziona così comunque. Io dico, 89 giga. provalo perché i capitoli seguenti sono collegati al primo, ma hanno una lore che letteralmente fantastica. Vi faccio uno spoilerino in anticipo, che domani esce un video e domani c'è il video in cui ho sbloccato il Tekken Ball di Tekken 3 ed è questo, per chi non sapesse che cos'è il Tekken Ball. Tekken Ball GT, questo qua. Il Tekken Ball. No, mi stavo sbagliando perché in Tekken Dark Resurrection no, c'è solo nel 3. C'è il come si chiama? Il bullying. Sì, lo so benissimo, ma anche c'è la anche nel 7 c'è la testa di Heihachi. Come si chiama? Heihachi, lo so. Ma che forza! Ma il bello è che devi giocare a pallavolo, ma tre quarti della volta devi menarli. Lo so, devi menare devi dare la potenza. Che poi cosa Brian, se lo guardi bene, non ti ricorda il boss finale di Metal Gear Solid Snake? Sì, del 3, sì, che poi non è il boss finale, come cavolo si chiamava? Sì, No, Ocelot. Non è Ocelot, Volgrad. Sì, ho capito che Volgrad. Sì, penso che sia Volgrad. Sì. Si somiglia che all'ultimo, cioè io penso che questo qua, penso che lui con quel tizio là sono imparentati, perché non è possibile. Stessa faccia, stessa cosa. Contro Giulia. Bello, dinosauro. Gon che letteralmente fa il cosplay di Bowser. Sì, ho notato anch'io sta cosa che c'è il cuscio di tartaruga sulla schiena. Ma Bowser Junior, visto che è piccolino. Esatto, più Bowser Junior. Bowser Junior c'avrebbe la sua nave, no? Lui fa proprio il cosplay di Bowser, perché boia, è impossibile vincere con lui a pallavolo. È durissimo vincere con Gon. Ma grazie alla cosa, Jack, porca miseria. Quella è alta 1 metro e qualcosa, tu sei alto 1 metro e una fava. Lo so, infatti l'ho anche battuto quando l'ho affrontato. Domani invece nel video uso low, quindi posso usare la rovesciata. No, stavo dicendo Bruce. Ha senso la rovesciata, ragazzi, ha senso la rovesciata. Che poi veramente, se non fosse per il fatto di quei baffetti lì, sarebbe palesemente Bruce Lee. Sì. Vabbè, il figlio non ce li ha i baffetti. No, però il figlio stranamente è palesemente la copia sputata di Brandon Lee. Ma vuoi spiegarmi da a me sembra più Bruce Lee il figlio, uguale. E allora il coso... Sono entrambi Bruce Lee, tutti e due. Sono uguali. Io penso che uno sia il Bruce Lee dei film dei primi film. Sì, esatto. E il secondo, io non vorrei cosa, ma il secondo mi sa che è quello di cui si narra nel film Dragon, la leggenda di Bruce Lee. Perché se no non... ragazzi, devo proprio andare. Che fu praticamente Bruce Lee, non quello i Bruce Lee degli ultimi giorni prima che lo eliminassero. Sì, non è che l'hanno eliminato, nel perché l'idea allora Jack, non è che l'hanno eliminato, è morto di malattia.
Ma si dice che si dicono tante cose, non sappiamo, probabilmente, magari c'è anche del vero, però non sappiamo onestamente, però non possiamo dire che l'hanno eliminato se non si sa che l'hanno fatto. In realtà si dice che lui morì perché fu la stessa cosa non che possiamo, accadde parliamone un'altra volta, perché adesso veramente ora che devo staccare, scusami, mi scuso davvero perché Tu non ragazzi, vai da nessuna parte. è arrivato Comitino questa minaccia. Ragazzi, Tu taci, Carmelo, tu taci, addirittura tu taci, poverino. No, bello com'è che dici tu, Comitino, sempre tu tasi. Tasi. Ciopa. Ma questi qui ce l'ho già io. Sto parlando una cosa, mi sono perso sul... Guarda, non ti ho mai passato il sound Max Ciopa, Max? Ah no, non ce l'ho io il sound Max Ciopa. Ah, io ce l'ho. Non te l'ho mai passato, non te l'ho mai passato. Ma non può essere, ma mi sa di no, però non te lo so dire. No, te lo dico io che non te l'ho mai passato quello lì. Cosa dici a fare che se me l'hai passato o no? Lupi mannari pacca, ma vampiri ce l'ho già. Vabbè, comunque. Vabbè, ragazzi, devo staccare. Sì, per i Sims. Devo salutarvi, ragazzi. Stavo solo sbirciando cosa c'era in sconto. Ciao, buona serata.